Ciao a tutti, bentornati su Spazio Indaco, benvenuti alla settimana astrologica dal 1 al 7 maggio 2023 e benvenuti alla settimana della luna piena in Scorpione. Settimana molto impegnativa, molto interessante, di grandi energie, tra l'altro anche di grandi chiarimenti, quindi vediamo che cosa ci succede, no? Succede un po' a tutti, vediamo quali energie caratterizzano gli equilibri planetari e individuali della nostra vita, ma se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per essere informati di tutti i prossimi video. Scaricate l'ebook gratuito con l'interpretazione della luna nei 12 segni nel tema natale, perché ci dà dei grandi chiarimenti su quello che cerchiamo veramente, su quello che ci appaga e sui transiti. A tal proposito, ultimamente sarà Mercurio retrogrado, ma in diversi mi avete scritto dicendo che non riuscivate a scaricare l'ebook. Allora ragazzi, la procedura è la seguente: vi iscrivete nel format che chiede la vostra email, dovrebbe e arriva, perché per qualche persona che mi dice che non riesce, tanti, io vi monitoro, tanti nello stesso momento scaricano l'ebook, forse è un'operazione da ripetere qualche volta perché magari vi accavallate. Comunque inserite l'email, cliccate su invio, vi arriva una seconda email da confermare. Andrebbe guardato lo spam, qualcuno mi ha detto sì, io ho guardato lo spam e non mi è arrivata. Ragazzi, provate a ripetere in un secondo momento, perché dipende anche dal server sulla piattaforma che è collegata al nostro sito, perché non sono io che ve lo invio, è un server che viene pagato per mandare quel link. Quindi vi iscrivete, vi arriva un'email, la confermate e poi vi arriva una seconda email con l'ebook da scaricare. Fatemi sapere come va. E a tal proposito, siccome c'è qualcuno che mi ha scritto, ho scaricato l'ebook, so in che segno ho la luna, devo ascoltare i transiti della luna, i transiti del sole, i transiti dell'ascendente, mi incasino. Allora, cerco di darvi qualche indicazione in più. A cosa dare la preferenza quando una persona non ha ben chiaro, perché ci vuole anche un po' di esperienza, insomma ci ho messo tanto anch'io a capire come integrare le energie, poi ci arriverete, ok? Però adesso ci vuole del tempo affinché le informazioni sedimentino un attimo, no? E quindi diventiate più padroni. A cosa dare la priorità? Se avete dei pianeti nello stesso segno del Sole o della Luna o dell'ascendente, date priorità previsionale al segno zodiacale più occupato. Quindi se ho un ascendente in Toro e ho anche altri pianetini in Toro, ma il segno del Sole e della Luna sono in Bilancia e in Scorpione, probabilmente guiderà il Toro. Perché? Perché in astrologia la maggioranza fa la forza, cioè vince, la maggioranza vince. Ricordate che ogni pianeta ha un'energia, quindi più pianeti, più valori ci sono in un segno, più quello comanda, cioè risponde, siamo terreno fertile. Ovviamente, oltre ai pianeti che si fermano a Plutone, anche i nodi lunari, sud e nord, la Lilith, quella funziona più di tutti, i nodi, la Lilith, Chirone, anche quelli hanno il loro peso. Quindi se uno all'ascendente magari non ha nulla, però c'è il nodo Lilith e Chirone, lì andrà. Il consiglio è di prestarci un occhio a quei transiti. Qualcuno di voi però mi potrebbe obiettare: io non ho pianeti congiunti al Sole, pianeti congiunti alla Luna, pianeti congiunti all'ascendente. Può succedere, io ho un tema natale per esempio molto sparpagliato, a cosa dare la priorità perché non riesco ad integrare. Quando hai un segno solare, un segno di una luna, un segno dell'ascendente senza altri valori, pianeti o asteroidi che vanno a dare manforte a uno di questi tre, che comunque sono quelli che comandano, proprio come sono la parte importante della personalità, date priorità a dove c'è il transito più importante. Un sole in pesci o una luna in pesci o un ascendente in pesci, adesso con Saturno, con Nettuno, per esempio, comandano rispetto a un altro valore di questi tre che magari è
in Scorpione. Oddio, ho detto lo Scorpione che in realtà ha delle opposizioni in questo momento, però per esempio abbiamo un cielo abbastanza sfaccettato. Fra poche settimane, fra il 16 maggio, il segno dell'Ariete non sarà più attenzionato. Scusate se ho brancolato nel buio, ma ho fatto un excursus alla velocità della luce. L'Ariete, i segni sono tutti un po' intercettati. L'Ariete ha Giove, il Toro ha un agglomerato con Urano e Nodo Nord che è la metà bassa, nonché Mercurio. I gemelli adesso hanno soltanto la Venere. Ecco, un Sole in Gemelli in questo momento potrebbe non essere attenzionato se avete solo il Sole in Gemelli e potete sentire i segni della Luna e dell'ascendente, quindi Gemelli. Il Cancro a Marte fino al 20 maggio, se avete un valore in Cancro, diciamo che è attenzionato. Il Leone è fuori dall'orbita di Saturno, ha una lieve opposizione di Plutone, quindi però non è più protagonista, diciamo, dell'esecuzione pubblica che c'è stata prima, no? Insomma, se diventa, come dire, umile, tra virgolette, non dovrebbe andare incontro a grandi sfide. La Vergine ha Saturno opposto, quindi ecco un attimino io l'ascolterei se avete dei valori interessanti. La Bilancia ha Giove opposto, quindi è sempre in quel tunnel, però il 16 maggio è vicino, siamo arrivati, mancano praticamente 10 giorni, quindi ecco chi ha valori Ariete e Bilancia fra 10 giorni potrà ascoltare gli altri. Perché? Perché saranno fuori dal fuoco incrociato di Giove. Lo Scorpione in questo momento si dovrebbe ascoltare perché non c'è nulla in Scorpione, ma ha i pianeti in Toro. Il Sagittario, ragazzi, se avete valori in Sagittario, visto che non ha più un Marte opposto, sì, ha la quadratura di Saturno, ma potete privilegiare, ecco questo è un altro caso, no? Come i Gemelli, potete privilegiare gli altri due valori da ascoltare. Il Capricorno ha Plutone, se la passa, diciamo che potrebbe andare è ancora in fase di lo so che Plutone è in Acquario, ma dal 2, da questa settimana, è retrogrado e ci rientrerà fra un mesetto, lo stavo guardando poc'anzi, rientrerà. Ecco, il Capricorno può essere un valore, diciamo, da rimandare a giugno per l'ascolto. Questo è il terzo segno, l'Acquario ha Plutone, i Pesci hanno Saturno, quindi insomma a parte questi tre segni in questo momento abbiamo un cielo abbastanza sparpagliato e quando l'energia è sparpagliata c'è anche la confusione, quindi effettivamente se uno non è un esperto non riesce ad interpretare, però spero che, siccome sono le domande più, ho visto che si ripetono di più nei commenti sotto ai video, cioè cosa, come giostrarsi, seguite questa propedeuticità, dove ce ne sono di più o dove i pianeti sono più concentrati, perché inevitabilmente, ci piaccia o no, quell'aspetto della nostra personalità risponde e comanda. Vi comunico che sì, Plutone esce definitivamente dall'Acquario il 10 giugno, ma questa settimana diventa retrogrado, quindi i fenomeni astrologici particolarmente intensi di questa settimana sono proprio la luna piena in Scorpione, opposta, stavo guardando la tabella prima di iniziare, opposta ad uno stellium. Allora c'è la luna in Scorpione al grado 14, quindi seconda decade dello Scorpione, congiunta al nodo, larghissimamente congiunta, ma sicuramente ha un perché, al nodo sud. E invece Sole, Urano, punto di fortuna, Mercurio retrogrado e nodo nord sono tutti in Toro, quindi c'è una bella vogliamo chiamarla diatriba, allora niente di come dire, di allarmistico, perché le lune piene servono a questo, cioè servono a portare a compimento una fase, un ciclo di energia, a portarla anche a saturazione e a darci quello switch per dire ok,
Questa è compiuta, adesso deve iniziare una nuova fase, quindi ha per forza una funzione, insomma, come dire, scardinante di cambiamento. Quindi valore in Scorpione contro l'asse in Toro, la materia. Alla fine di questo transito si può dire, si può dire in maniera palese, abbiamo fatto un transito di un anno e mezzo con i nodi nell'asse della materia, che sono Toro, Scorpione, del possesso. Perché voglio dire, la materia di solito appartiene sempre alla terra, però se voi ci fate caso il corrispettivo dei segni di terra è sempre in acqua, no? Perché c'è un'emozione ad ogni atteggiamento, ad ogni possesso, ad ogni atteggiamento pratico, anche all'economia che si muove. Dietro all'economia che si muove, non soltanto alla vita del privato, agli accaparramenti della vita del privato, anche alle questioni mondiali, c'è un'emozione, uno stato emozionale, una mira, un bisogno da compensare, e spesso l'economia si sposta proprio in base a quei bisogni, no? Quei bisogni che vengono percepiti dall'establishment e che quindi vengono enfatizzati, esasperati. Voi pensate ai pianeti in Toro, al nodo nord in Toro, il bisogno di sicurezza. E tutto quello che abbiamo passato con la pandemia, con le crisi, no? Quello era tutto volto all'insicurezza. Lo stesso Urano sta scardinando i nostri bisogni di insicurezza, i nostri bisogni di sicurezza, che il bisogno di sicurezza più è grande, più nasconde un'insicurezza, ok? L'insicurezza, ci dice il nodo in Toro opposto a Scorpione, non si colma con le cose materiali, quindi col possesso, col controllo, con le ossessioni, ma lavorando nella parte emotiva che la genera. Ogni volta che ci vogliamo liberare da qualcosa che ci opprime nella vita, c'è un piccolo gradino di lavoro interiore da fare che ci renderà liberi. E il lavoro da fare è sempre sulle paure, come pianeti Scorpione, no? Come si combattono le paure? Alimentando la fiducia, la centratura. Ora voi mi chiederete, ma in termini pratici, ancoraggio, lavorate sull'ancoraggio, sul primo chakra, le radici, per non essere scardinati, per non essere mandati a gambe all'aria. Abbiamo bisogno di radici profonde, solide, robuste, stabili, ok? Se hai radici forti, l'albero non crolla, anche se arriva un tornado. Quindi lavorare sempre con le radici, meditazione del primo chakra, tutto quello che fortifica il primo chakra, un mantra del primo chakra, le radici che in astrologia corrispondono alla quarta casa, indicano la famiglia di origine, ok? E poi la famiglia che ci andiamo a fare, che ripercorre degli schemi, se non abbiamo fatto un lavoro trascendentale su noi stessi in precedenza, in qualche modo vedrete che ripercorrerà, magari in maniera edulcorata se siamo maturati, gli schemi, le dinamiche, il rapporto uomo-donna della famiglia di origine in qualche modo, o della famiglia nella quale siamo, dei punti di riferimento maschio e femmina nei quali che abbiamo avuto da piccoli, perché magari quella è la mia famiglia, ma magari mi tiene la babysitter, per dirti, no? E quindi io assorbo da lì, magari vado all'asilo tantissimo e io assorbo anche da lì. Quindi l'infanzia, le radici, le origini, accettare quello che c'è di buono e di perfettibile nelle famiglie di origine, prenderne atto, non fare lavoro di negazione. Conosco gente che non sa niente della propria famiglia, non conosce gli avi, non si ricorda le date di nascita dei nonni, ma che cosa facevano, non vede i cugini. Là le radici, per esempio, non è stato ovviamente tramandato, magari c'era uno dei genitori che non aveva dei buoni rapporti con il resto della famiglia, o aveva una parte della famiglia a cui non faceva piacere, come dire, tramandare o far conoscere. Ci sono tante cose che le generazioni prima di noi fanno per i loro buoni motivi. Fatto sta che noi tecnicamente la prima cosa che dobbiamo fare per fortificare le radici è sapere chi siamo. Sapere chi siamo, da dove veniamo,
lo incameriamo, lo accettiamo, lo sentiamo dentro di noi. Sappiate che le cose pare girino proprio a livello energetico, non parlo di scienza, fino alla 7ª generazione. Ce li abbiamo dentro, ce li abbiamo nelle memorie. Di questi tempi pare che anche a livello di tempeste solari, di medicina cinese, io seguo il blog della Iulucci, Cammina nel Sole, pare che ci sia un momento molto intenso, un periodo della Terra molto legato alle radici. Voi pensate, l'astrologia riflette anche altre discipline, delle radici, della terra, delle viscere, di quello che noi abbiamo nelle memorie emotive, proprio nella pancia. Le memorie emotive sono nella pancia, no? Nel secondo chakra, che ci possono essere stati anche tramandati. Voi ricordatevi che tutto quello che noi non superiamo, le paure, le fobie, le paranoie, le dinamiche tossiche con le persone di famiglia o con l'esterno, sul posto di lavoro, il rapporto col denaro, la fedeltà, la fiducia, no? Tutte queste cose qui. Tutto ciò che noi non processiamo e risolviamo in una maniera sana viene passato tramite sangue, DNA ed energia alle generazioni successive. E quando siamo pochi in famiglia è un carmone, no? Dai un valigione a quello che viene successivamente, quindi abbiamo il dovere di fare quanto più possibile, no? Per smarcare un po' di karma, per alleggerire noi e quelli che vengono dopo. E tecnicamente molti mi scrivono: ci sto lavorando, lo sto facendo da autodidatta perché non me lo posso permettere. Ragazzi, da autodidatta è una sofferenza continua, perché non avendo gli strumenti, l'esperienza, la conoscenza, le certificazioni, non che ci servano ripeto, la cosa appesa alla parete, no? Però il diploma appeso alla parete, però la conoscenza, l'esperienza, no? Le nozioni, i rudimenti, le basi per capire che cosa sta succedendo sono importanti, perché se uno fa da sé, se uno fa da autodidatta, se non impara tramite la conoscenza, impara attraverso la sofferenza, perché su questa vita siamo chiamati, nel mondo della materia, siamo chiamati o a fare esperienza per avviare la macchina della comprensione ed andare incontro al nostro karma, o chi dice no, io comincio a lavorarci prima perché non si sa mai che cosa mi arriva, che cosa sto generando con la mia materia psichica, che cosa genera il mio karma, e quindi non è che poi non ti succedono le cose, ma le risolvi diversamente, le risolvi prima. Ogni volta vedi che patisci meno i transiti pesanti e quindi hai meno paura, hai più fiducia, ti radichi. Quindi tutto questo pippone perché abbiamo la luna in Scorpione con i nodi, sono intercettati anche i nodi, quindi le radici, le viscere, tutto questo che succede, tutto questo malessere che viene a galla, che sicuramente si riflette sulla salute, le somatizzazioni. Oddio, è uscita fuori la malattia che aveva mia nonna, perché c'è anche l'asse sanitario che interviene, no? Quindi le somatizzazioni fisiche, il malessere psicologico. L'asse sanitario è dato da Saturno, quindi Saturno in Pesci, quindi noi lavoriamo su di noi, stiamo male, chiediamo aiuto, impattiamo sulla sanità, quella vedi dove funziona, dà il suo contributo, dove non è in grado crasha, e quindi attraverso, siccome siamo sulla Terra, attraverso i crash test che la società impone anche alle istituzioni, anche alla sanità, anche alle varie infrastrutture, le cose con una certa lentezza, ma si perfezionano. Insomma, siamo un meccanismo, un ingranaggio oliato, ok? Piano piano, no? Con le nostre sofferenze, con le nostre esperienze, alziamo la griglia della terra, da qualche parte si innalza con la luce, altrove ci sono le catastrofi e le guerre. Andiamo avanti così da tempo, poi ci sono dei periodi di massa critica, tosti come questo, ci sono dei periodi un attimino più distesi, di solito dopo che si è arrivati a un crash di rottura seguito, no? Al punto di saturazione, la parte critica, e cicli su cicli, morte e rinascita, e con una luna piena nel segno plutoniano della morte si arriva a un punto di rottura
delle radici della nostra interiorità, qualcosa che riusciamo ad elaborare, finisce, poi c'è una rinascita che si vedrà anche a livello di benessere, perché c'è la luna che porta la morte di qualcosa, no? Di un'idea, di un pensiero, di un'eredità genetica, energetica, di qualsiasi cosa, no? C'è la luna che fa compiere al karma, la luna congiunta al nodo sud, fa compiere al karma, all'energia, all'esperienza, il suo destino, e dall'altro i pianeti, l'asse del benessere, il toro. Il toro che vuole stare tranquillo, vuole avere tutto sotto controllo, pia illusione, non può assolutamente, perché Urano e l'Urano e anche la Luna gli dimostrano che molte certezze sono illusorie, che non si possono controllare gli altri, che possiamo controllare solo le nostre reazioni, solo noi stessi nel quotidiano. E quindi la Luna piena, se ci fa emergere qualcosa di atavico, di irrisolto, di pesante, ci sta dicendo che non ci abbiamo lavorato, che siamo fuggiti dalle nostre interiorità e dalle nostre certezze illusorie, e quindi ci dobbiamo lavorare per forza. Qualcuno mi ha scritto che cosa sono le certezze illusorie. Quelle cose che noi, proprio a livello di mentalità bovina, il toro, pensiamo siano assodate. Il controllo sugli altri, poter controllare gli eventi perché siamo controllori, siamo ossessivi, siamo indagatori, dove stai, che fai, quello è una certezza illusoria. Se ci vogliono fregare, ci fregano. Non possiamo controllare tutto, non siamo competenti di tutto. Possiamo essere competenti soltanto del nostro lavoro, delle nostre emozioni. Il mondo non si può fermare perché noi abbiamo paura, la gente non può smettere di essere quello che è, di fare i propri interessi perché noi non vogliamo o non lo riteniamo giusto, quindi possono arrivarci esperienze deludenti e noi possiamo governare, innanzitutto lavorare sulla nostra centratura, le radici, primo chakra, per non farci destabilizzare ed essere serenamente preparati alle faccende della vita, e poi insomma soprattutto non avere quelle reazioni che ti scioccano, che ti piegano in due, proprio quelle di pancia, per tante scorie emotive accumulate che poi ci fanno avere quelle reazioni esagerate, e avere anche una sana e lucida accettazione della vita, come quelle persone anziane di una volta che adesso si vedono sempre meno, che magari stavano sedute sugli usci della strada ad osservare la vita che passava e riuscivano con una parola, a volte, non tutti, perché c'è anche chi non arrivava a quella serenità e a quel disincanto, però mi sembrava che ce ne fossero di più, o forse semplicemente c'era più gente che si sedeva sull'uscio e quindi ne incontravi di più, di persone che avevano conservato una buona salute, avevano l'usanza di prendere il sole fuori casa e di scambiare due parole gentili con chi passava. Io quando ero piccola li vedevo in paese e c'era qualcuno veramente, veramente gradevole e saggio, ok? Quindi potremmo sviluppare, vedete, loro non avevano neanche l'astrologo evolutivo, non avevano, no? Però la saggezza, la fiducia nella vita, la saggezza interiore e l'averne passate tante, perché la gente che aveva fatto 2 guerre gli aveva fatto capire poi l'importanza delle cose vere. E questa luna ci fa vedere le paure, il possesso, le cose a cui noi siamo attaccati, quello per cui insomma ci scanniamo, ci fa vedere anche che cosa conta veramente nella vita per essere fedeli, e quindi è comunque un ritorno alle radici. A livello mondiale mi viene in mente che l'America e Biden mi sembra che siano i protagonisti di questa settimana. Biden ha già detto che si ricandiderà, avevamo già detto nelle scorse settimane che, visti i pianeti in Toro opposti allo Scorpione, avrebbe fatto qualcosa. Ha proclamato la seconda candidatura alle presidenziali. La Luna in Scorpione potrebbe dire se sta cosa si fa, se è ufficiale oppure se ci deve ripensare. Questo per qualsiasi cosa che possa avvenire, insomma, no? Quindi questa Luna in Scorpione ci farà capire quali sono le cose importanti su cui focalizzarci, quelle che non possiamo controllare e quello che possiamo fare per stare bene. Ora vediamo che cosa accade singolarmente, no? Segno per segno, ma dopo la sigla.
Cari amici dell'Ariete, cari amici con l'ascendente Ariete, questa settimana per voi porta a compimento un progetto, un investimento, una spesa che si muove molto nell'ambito della materia. Probabilmente avete forse chiesto un mutuo, state facendo molti conti, forse volete fare un investimento, dovete risolvere qualcosa, forse ci sono delle eredità in ballo, c'è qualcosa che probabilmente ad alcuni sarà successo in questi giorni con Mercurio retrogrado, che avrà riportato a galla qualcosa che magari era successo tanto tempo fa e poi si era accantonato, come accade nella vita, no? E poi d'amblè qualcuno la riporta su, oppure c'erano proprio delle cose che voi stavate cercando di fare, la casa nuova, il lavoro, l'investimento per i figli, una macchina nuova, no? Voi avete Giove che sta volgendo al termine, ma da un anno è sul vostro sole, quindi ha cercato di spingere all'espansione e quindi ci sta che abbiate cercato il miglioramento, il cambiamento, di fare investimenti. E questa luna vi dirà se questa cosa si compie, va a buon fine o se ci sono delle cose da rivedere. Quando parlo di cose da rivedere, lo so che voi vorreste sapere, sì, ma ce la faccio o non ce la faccio? Cioè il mutuo mi arriva, questa cosa la pago, come andranno le cose? Allora, probabilmente potrebbe arrivarvi un grosso aiuto da parte della famiglia, oppure potrebbe anche accadere ad alcuni, perché poi ragazzi noi non siamo tutti uguali e sul piatto non mettiamo tutte le stesse carte. Magari chi ha chiesto troppo in famiglia più che un aiuto può trovare un po' di guerra, no? Un po' di rifiuto. Chi invece magari è stato generoso, ha dato, si è speso, in questo momento magari ha anche difficoltà a chiedere, perché poi chi non chiede, no? Chi non chiede mai, anche se meriterebbe, non riesce, no? Ha difficoltà ad esternare questa cosa, ha pudore, ha senso di colpa, no? Chi è stato magari più generoso, chi si è impegnato, insomma, chi ha aiutato la famiglia, adesso invece potrebbe ricevere. Quindi, siccome è una compensazione di dare e avere questo transito, siccome è molto nell'asse della materia e vi sta facendo vedere se siete a credito, se siete a debito nei confronti degli altri, cioè se psicologicamente siete persone autosufficienti che hanno dei robusti appetiti economici, no? Perché l'Ariete ce l'ha questa cosa quasi taurina, no? Ben rappresentata dal segno che segue, quindi dal segno del Toro, ha questa cosa di volere di avere un rapporto robusto con i beni materiali, con la materia, con l'accumulo, vuole disporre di cose, spesso si sente più si sente potente, no? Nonostante sia un segno che magari può contare molto sulla sua forza, sulla sua audacia, conserva questo tipo di psicologia per cui si sente molto forte in base magari al possesso, e quindi bisogna vedere, siccome le esperienze servono a riequilibrare il nostro modo di interagire, di interazione proprio, e quindi la nostra forma mentis, bisogna vedere se, nonostante i robusti bisogni, no? Quindi l'avere, lo shopping, sempre a cena fuori, quindi un tenore di vita alto, riuscite a provvedere completamente in autonomia alle vostre necessità, perché è questo quello che vuole l'universo, no? Che voi viviate nell'abbondanza ma titolari di tutto quello che vi entra, o se sconfinate in quello che è l'atteggiamento scorpionico, che è questa luna piena, poi insomma ci mostrerà a tutti, che è quello magari di guardare quello che ha l'altro per invidiarlo, magari per cercare di prenderlo, oppure semplicemente, perché noi non siamo tutti uguali, c'è chi esagera e chi vorrebbe ma si mantiene, per dire. Però siccome l'interiorità fa tanto, proprio anche a livello di come dire, le intenzioni, quello che noi seminiamo, proprio il lavoro psichico, il materiale psichico che alimentiamo tutti i giorni intorno a noi, fa la differenza nelle vicende della vita, perché o ci alleggerisce o ci appesantisce. Anche il solo fatto, no, psicologicamente di
pensare di prendere all'altro, non nei termini, ragazzi, del ladro. La luna in Scorpione ci fa vedere quanto siamo ladri, tra virgolette. Ma cosa si intende per ladro? Uno è proprio la cosa, sottraggo a chi ha di più per tenermelo io. Un'altra è quella proprio psicologicamente di pensare che perché mi arriva una persona facoltosa, che vive nell'abbondanza, che sta bene, di pensare che mi debba qualcosa. Quindi avete presente la pretesa? La madre di tutte le pretese è data proprio da questa non centratura, da questa disconnessione da noi stessi. Ovviamente è data dall'ambiente, perché la persona nasce sana, ma ci si incarna in determinati ambienti proprio per vincere le sfide che sono in primis mentali, perché uno che ragiona male poi agisce anche male, no? Quindi uscire dalla mentalità che qualcosa ti è dovuto perché l'altra persona sta meglio e imparare a provvedere a te stesso con abbondanza, quindi a vivere nell'abbondanza senza magari chiedere, tentare di avere. Avete presente? No? Sono comportamenti ovviamente che fanno parte di tutti noi degli esseri umani, non è che nessuno li ha fatti mai, insomma, siamo in un canale di astrologia evolutiva per migliorare, non perché siamo tutti santi. Quindi essere maturi e ammettere che effettivamente l'essere umano tende a dire vabbè, quella c'è di più, mi può dare di più, no? Questo è un comportamento che una volta può succedere, ma se diventa la prassi, siccome vi sbilancia perché vi priva poi di quella che è la vostra autonomia, di quello che è il vostro radicamento personale, va riequilibrata e può essere riequilibrata con transiti come questi qui di una luna piena col nodo sud in Scorpione, quindi quanto abbiamo sottratto senza restituire e quanto invece possiamo fare per noi stessi, oppure quanto se abbiamo esagerato a prendere, quanto dobbiamo restituire, dalla semplice multa, no? Come monito dell'universo, a qualcuno che ci dice ok, questo è il conto, no? Cioè, dipende da quanto esageriamo. Ricordiamoci sempre che l'universo ha un suo equilibrio e ha un suo senso e soprattutto noi stessi non siamo sempre consapevoli, come dire, delle dinamiche che instauriamo. Perché è importante uscire da questa mentalità? Perché ci toglie, perché è figlia di una scarsa centratura. L'essere umano deve essere tipo una quercia, cioè avere delle radici solide, sapere che può contare su se stesso, conoscersi, sapere quali sono le debolezze, altrimenti se non ti conosci ti freghi da solo perché pensi di poter fare una cosa invece non la fai, oppure non la fai pensando di non poterla fare invece potevi e come. Quindi conoscersi, osservarsi, non raccontarsele, vedere chi siamo quando agiamo, non quando raccontiamo. Sai, sono molto coraggiosa, vedete quello che fate, come reagite, cioè proprio quello in concreto. Il nostro carattere reale è quello, l'altra è solo l'illusione. Ok, sono bravo, sono bello, sono buono. No, oppure a volte chi si colpisce molto, no? Non è vero, voi non credete ai sogni, credete alla realtà. Noi siamo le nostre azioni. Okay? Ed è in base alle nostre azioni spesso che paghiamo pegno e paghiamo karma. Ma qualsiasi cosa dovesse arrivarvi, qualsiasi no dovesse arrivarvi, è per il bene del segno dell'Ariete che, siccome deve rinascere con le radici forti, sapendo di poter contare su se stesso, sapendo che può fare molto, sapendo che è dotato di una grande energia, di un grande coraggio, di un grande fuoco che può dare inizio alle cose, e quindi di non guardare, di non usare quel fuoco e quella forza marziana che è fatta per fare la guerra, per confrontarsi, paragonarsi con le vite degli altri. È lì che vi perdete e che nasce l'inganno. Usate quella sfida, quel Marte, quel senso dell'agone, non per competere con gli altri, perché a meno che qualcuno non venga a sfidarvi, in quel modo vi perdete, ma per sfidare voi stessi, i vostri limiti e la vita. Questo è la mira, e così non avrete nulla da temere. Soprattutto più la persona è radicata, siccome voi avete dei robusti
come dire, gusti per vivere la vita, dei robusti bisogni, sappiate che meno la persona è radicata, meno soldi ha, meno benessere ha. Più la persona ha radici forti, più l'abbondanza a un certo punto gli travolgerà la vita. È una legge, una regola aurea, una legge che vige sulla terra, ma la natura ce lo dimostra, insomma, dove ci sono radici forti c'è sempre molta abbondanza e soprattutto è nell'interiorità che si raggiungono le falde acquifere, no? che tanto alimentano. Quindi osservate questa luna, osservate le dinamiche, tenete un diario, c'è Mercurio retrogrado, tanto si dovrebbe dire di questo Mercurio che se riuscirò, no, nonostante il Mercurio retrogrado che porta cose, tante cose da fare, se riuscirò a girare un video dedicato solo a questo transito che termina il 16 maggio, dovrò farlo assolutamente, ma importante è che voi abbiate capito il senso di tutto questo. Fatemi sapere nei commenti come vanno le cose e buonissima luna piena in Scorpione. Cari amici del Toro e cari amici con l'ascendente Toro, allora benvenuti ad una settimana molto intensa, non impegnativa, non particolarmente impegnativa, quanto intensa. I pianeti sono tutti nel vostro asse, Mercurio retrogrado, il Sole, il nodo nord, c'è addirittura anche la parte di fortuna, tutto Urano, è tutto in Toro e diametralmente quindi il karma che deve venire, le cose che dovete fare, no? C'è il nodo nord, le cose che dovete fare che sono i cambiamenti che dovete fare, perché c'è Giove, il pianeta della fortuna, ma anche della luce, della lucidità, che sta concludendo la prossima settimana, nei prossimi 10 giorni, insomma il 16, conclude definitivamente, almeno per i prossimi 12 anni, il suo transito nel segno dell'Ariete ed entrerà nel vostro. E ovviamente, come quando arriva un grande ospite, è una sorta di rinascita, si chiude un ciclo iniziato nel 2012-2013 e ne parte un altro, caratterizzato da rinnovamenti e cambiamenti. Sarete probabilmente irriconoscibili e imprevedibili nei prossimi 12 anni rispetto agli anni, proprio cambiate sembianze, cambiate nome, cambiate qualsiasi cosa rispetto ai 12 anni precedenti, però prima che arrivino gli ospiti, insomma, si sistema casa, no? E questo Mercurio retrogrado con Giove in Ariete anticipa il cambiamento, quindi la notizia di quello che sarà con Mercurio retrogrado sul nodo e su Urano nei giorni del vostro compleanno, perché benvenuti nel segno del Toro, portano a dei cambiamenti. Guardate oltre l'orizzonte, questa luna in Scorpione vi fa vedere questo, porta novità nei rapporti interpersonali, novità nei contratti, novità nei progetti, inizia proprio una nuova fase. Mercurio non ha ancora finito la retrogradazione, ma già vi ha portato a revisionare un sacco di cose. E qual è lo scopo di questa luna, di questa settimana? A trovare un equilibrio fra vecchie idee e nuove idee, fra il vecchio e il nuovo. Dovete trovare dei nuovi equilibri che riescano a cambiarvi la vita, a migliorarvela, quindi anche a mollare qualcosa che vi dà fastidio, mollare una zavorra o semplicemente smettere di rimandare qualcosa che deve essere fatta e però stavolta deve essere fatta in una maniera presumibilmente diversa. L'universo vuole che ampliate i vostri orizzonti. In concreto che cosa significa? Il Toro è molto abitudinario, tende ad avere sempre, a curare molto il suo orticello, a proteggerlo tantissimo e quindi a controllare tutto, no? Ora, che significa? Quando si protegge tantissimo quello che si possiede, la propria vita, la propria realtà, in qualche modo la si protegge in negativo anche dalle novità, perché la novità può essere vista in male, no? Perché io sto tanto bene, se arriva qualcuno o qualcosa a chiedermi qualcosa, sicuro è per disturbare, no? Sicuro è per prendere e non per dare. Però poi non si cambia l'aria. Quando
dei problemi, delle dinamiche, delle situazioni si reiterano e non si vede la luce, l'aria si deve cambiare, come diceva Pino Daniele, ok? L'aria si deve cambiare. Come si cambia l'aria? Cambiando gli interlocutori, cambiando le solite persone con cui vi interfacciate. Noi siamo la solita media delle 5 persone che frequentiamo più spesso. Se dopo 6 mesi, 8 mesi, che sono diciamo i tempi per cui l'essere umano tende a cristallizzare delle dinamiche, un problema non si risolve, una cosa non si risolve, bisogna immettere qualcosa dall'esterno che cambi la dinamica, perché è chiaro che la ruota non gira, non è oliata, quindi bisogna cambiare. Nel pratico, se io parlo sempre, magari mi fido di una persona di famiglia, parlo sempre con quella, accolgo le idee soltanto della solita persona, no? È chiaro che sì, c'è fiducia, ma a un certo punto evidentemente quello che noi ci siamo dati, se la cosa non si risolve, se le cose non cambiano, se le cose non migliorano, vuol dire che quello che ci siamo dati, quello che ci potevamo dare ce lo siamo già dato, e che bisogna mettere nuove menti, nuovi contributi, nuova energia, nuove situazioni per sbloccare un altro livello, no? Come nei videogame. E quindi bisogna cambiare, quindi cambiare l'interlocutore, cambiare il professionista, chiedere un altro punto di vista, chiedere una consulenza. A volte genera una spesa sicuramente, ma il miglior investimento che voi potete fare e che tutti possono fare è l'investimento su se stessi, perché è una cosa che ti arricchisce, non dura 2 secondi, ti arricchisce sempre, le conoscenze in più, le informazioni in più, la risoluzione di un problema ti sbloccano un livello interiore, e quindi poi tu, maturato, continui il tuo percorso, ok? Quindi gli investimenti su di voi sono sempre la cosa migliore che possiate fare, e soprattutto alzare il target, proprio alzare il target, e più noi andiamo in alto, più si vede la luce. Se noi stiamo sempre a piano terra, vediamo il sole che passa magari fra i palazzi e per un breve lasso di tempo. Se facciamo uno sforzo, sicuramente fare le scale richiede uno sforzo, più sforzi facciamo, più usciamo dall'abitudine, più andiamo nel miglioramento. Questo vuole Urano da noi, cioè che disgreghiamo le nostre certezze illusorie. Qualcuno mi ha scritto quali sono le certezze illusorie: la convinzione che quella cosa abbia tutte le risposte per noi, la convinzione che quella cosa si possa controllare, la convinzione che noi se facciamo quella cosa, che ne so, la convinzione che se facciamo una cosa quella cosa vada male o bene in base alle poche informazioni che abbiamo. Quindi conoscenza, guardatevi intorno, informatevi, perché Mercurio, la mente, la conoscenza, la parola vi stanno espressamente chiedendo questo. E siccome Giove amplificherà, dilaterà tutto quello che trova sul piatto, che per il piatto è il nostro e ce le abbiamo messe noi le cose, no? È meglio, come dire, farci trovare preparati, perché insomma Giove non è il grande maestro Saturno che anzi vi sorregge, vi guarda alle spalle, però no? Un po' ci rivela, un po' rivela le nostre intenzioni, se abbiamo oziato, se non abbiamo lavorato abbastanza, ok? Dilata quello che trova. Quindi cambiate punti di vista, informatevi, investite su voi stessi e fate entrare le novità. Se siete convinti di qualcosa, chiedete alle persone competenti. Ovviamente quando parliamo di competenze non chiedete agli amici, cioè l'amico è un amico, fortunato chi ne ha più di uno, ma le competenze vanno chieste, uscite dall'abitudine e chiedetele a chi
ha le competenze per darvi le risposte. Questo è un momento d'oro che l'universo vi offre se vi impegnate, se uscite dall'abitudine, se uscite dagli attaccamenti. No, vabbè, ma io mi trovo bene con quella persona. Se riuscite ad superare la pesantezza della materia, l'attaccamento emotivo, la paura, il bisogno di sicurezza che l'abitudine di avere a che fare con quella persona ci dà, se riuscite a fare questo scatto, potrebbero esserci grandi soluzioni insperate dietro l'angolo. Provare per credere. Fatemi sapere nei commenti che cosa, se l'avete già fatto, che cosa vi ha, se vi siete guardati intorno, che cosa vi ha portato questo Mercurio congiunto ad Urano, questo Mercurio retrogrado, e focalizzatevi, visto che Giove in Ariete spinge alla rinascita, anche su quello che volete diventare e su quello che vi manca adesso per diventare la persona che desiderate, e Giove vi aiuterà sicuramente. Io vi aspetto nei commenti, vi auguro una fantastica settimana, vi ricordo che i 10 giorni prima e i 10 giorni dopo del compleanno sono quelli che tendenzialmente dettano il trend dei 365 giorni che verranno, anche se sto notando che anche Capodanno non scherza, quindi è un portale anche quello. Fatemi sapere come vanno le cose, cercate di volervi bene, tantissimo bene. Un bacio a tutti. Cari amici dei Gemelli e cari amici con l'ascendente Gemelli, quanto stress sta portando questo Mercurio retrogrado congiunto ad Urano ad un solo mese, a 20 giorni dal vostro compleanno? Stress perché? Perché siete resistenti, perché voi il cambiamento lo fate soltanto quando volete voi, e invece qui c'è qualcuno, qualcosa che vi pungola, che vi spinge a capire le cose, a fare diversamente. Insomma, questo è veramente un periodo di crash test. Il vostro governatore è retrogrado. Ogni volta che Mercurio è retrogrado è chiaro che voi, insieme alla Vergine, siete tra i primi, no? Tra i più interessati alla revisione delle cose. Però un conto è quando Mercurio si trova in un segno d'aria che è a voi affine, e quindi insomma si tratta di cambiare i pensieri, le parole, insomma un adattamento lieve. Un conto è quando bisogna scavare e dissossare la materia, e la materia inconscia, le tradizioni, no? Quella ritualistica, quei modi di fare che spesso ha il segno dei Gemelli, per cui tende a fare delle cose perché magari è scaramantico, perché ha quei bias cognitivi per cui quella cosa non si fa, quella cosa quando la faccio invece mi porta fortuna, lo so soltanto io, no? Tutte queste cose, questo dialogo interiore. E insomma c'è qualcuno che martella forte affinché da tutte quelle abitudini, da tutta questa materia consolidata appunto di abitudini, di modi di ragionare, voi usciate fuori, quindi che faticaccia per un segno d'aria dissossare e cambiare la materia, e poi quella nascosta pigrizia che il segno dei Gemelli ha, proprio pigrizia di cambiare le abitudini, di fare diversamente, di mettere in discussione il proprio punto di vista che il Gemelli ritiene sacrosanto, insomma vi fanno anche arrabbiare. Quindi c'è stress, insomma siete abbastanza in compressione in questo periodo. Ma che cosa vuole l'universo da voi? Se avete accumulato tanto, c'è qualcuno che vi sta forse facendo sentire egoisti, vi sta facendo notare quanto vi adagiate sulle situazioni, quanto magari tendete ad approfittarne. È come se ci fosse qualcuno che vi chiedesse adesso tocca a te. Cioè adesso devi mettere del tuo, adesso devi pagare pegno, adesso devi mettere mano al portafogli. Voi ricordatevi che un contributo o economico o energetico o proprio di spesa della persona si equivalgono più o meno, no? Quindi una volta c'era il baratto, poi col denaro, se io ti faccio una cortesia, ti faccio qualcosa, tu mi dai il corrispettivo. Quindi sia che qualcuno vi stia dicendo finora hai fatto il latitante, adesso stai qui, adesso devi lavorare, adesso ci sono gli arretrati,
oppure adesso stai a casa con i bambini, oppure no, adesso questo lo paghi tu perché finora ho pagato tutto io. Bene o male è la stessa cosa, cioè vi viene chiesto di rapparare delle pendenze, dei debiti anche energetici che ovviamente si possono saldare anche economicamente, tipo guarda io non te lo posso fare questa cosa, te la pago. Però insomma siete parecchio sollecitati a notare, ad uscire anche da quella situazione di comodo nella quale voi state, quelle situazioni che voi anche in maniera nascosta avete l'abilità di ricrearvi, no? Sembra che basta che siete comodi, cioè ci sono delle situazioni, delle circostanze, degli ambiti nei quali un altro si stresserebbe, invece voi basta che state tranquilli, cioè basta che le cose si svolgono in un determinato modo, visto che siete dei cerebrali, e state tranquilli. E quindi c'è questa cosa che invece vi viene richiesto impegno, cambiamento, anche il sacrificio di alcune abitudini. Allora ragazzi, il 2023 sarà così perché cioè improntato al cambiamento, no? Proprio a modificare anche l'attaccamento al benessere, magari a liberarvi di qualcosa a cui eravate molto affezionati, che vi tenevate stretto segretamente, c'è un alleggerimento della materia, c'è proprio uno sgrossamento, no? Giove e Urano nel segno precedente al vostro, siccome anticipano la rinascita che poi Giove l'anno prossimo porterà, è chiaro che prevedono un periodo di elaborazione. Il 2023 ha anche tutti i Mercurio retrogradi, voi siete figli di Mercurio, quindi insomma è una cosa che vi interessa particolarmente, tutti i retrogradi in segno terreno, no? Terrestre, quindi Vergine, Capricorno, Toro, proprio ad indicare che per la rinascita a cui dovete guardare inevitabilmente, perché insomma siamo arrivati al segno prima del vostro, Giove sta per entrare in Toro, quindi il vostro inconscio verrà in qualche modo sollecitato in tutti i modi, no? Perché il cambiamento, se non parte da dentro, poi non si può effettuare anche fuori. Pare che dobbiate modificare le abitudini, proprio le cose concrete. Proprio le cose concrete della vita, tra cui, per quanto riguarda il segno del Toro e anche della Vergine, le abitudini. Sono due tipi, insomma, di abitudini diverse. Qui stiamo parlando dei piaceri, dei vizi, delle pigrizie, degli attaccamenti, del nutrimento, della testardaggine, no? delle comodità, delle pigrizie varie. Questo, della chiusura mentale, stiamo parlando del Toro. Qui bisogna, ovviamente non ci sarà una catarsi con 15 giorni di Mercurio retrogrado, però le cose più urgenti da attenzionare voi le capirete, volenti o nolenti, perché la vita, insomma, ci saranno delle spinte continue, delle frizioni continue con qualcuno, anche con più persone, affinché voi cambiate. Quindi la vita è una grande cartina al tornasole, più frizioni avete in questo momento, più vuol dire che avete lasciato in sospeso diverse cose, no? Diverse cose da cambiare. È come quando la persona non fa i compiti, è come quando una persona viene rimandata a settembre con 4 materie, adesso non si usa più, però ai miei tempi meno facevi, più materie ti portavi. Più invece un mercuriale ha fatto il suo, no? Anche se insomma Mercurio è di comodo ed è questa volta entrata blu, qua cambiano i gatti ragazzi, è talmente forte la spinta al cambiamento che è entrata blu, che sarebbe il certosino, e Milla invece latita, il cambiamento. Qui bisogna cambiare, è una cosa incredibile, quindi più voi mercuriali siete stati al passo e vi siete comunque aggiornati, meno questo Mercurio retrogrado vi porterà a frizioni. Però siccome è un Mercurio congiunto a Urano e lo switch lo dovete fare, bisognerà rivedere le vostre priorità, ok? Perché insomma di solito i gemelli amano una vita un po' facile, un po' leggera, però le radici, le basi, le fondamenta,
quelle ci devono stare. Ragazzi, prima i doveri e poi i piaceri. Dovunque ci fosse diciamo, questa combo invertita, quindi prima i piaceri e poi i doveri, probabilmente ci saranno delle frizioni. Voi ricordate, se volete passare simili indenni, cioè noi non siamo qua per rimanere indenni comunque, no? Noi siamo qui per evolvere, per trasformarci. Se volete che questa trasformazione sia agevole, quest'anno la parola è prima il dovere e poi il piacere. Portando avanti questa regola si sistemerà tutto nella vostra vita. L'amore già sta andando meglio, lo so, inizia ad esserci un dialogo, a volte le frizioni vengono anche dal partner, questo sicuramente è innato, perché? Perché probabilmente vi siete un po' impigriti, perché probabilmente dovete dare un po' di più, sia a livello emotivo, perché tendete all'assenza e ad alienarvi, e anche proprio in termini di presenza e di concretezza, quindi dare di più, e che poi è prima il dovere e dopo il piacere. Come vedete torniamo sempre lì. Questa luna alla fine vi cambierà il quotidiano, la casa, le abitudini, cioè è una luna che innesca un sacco di cambiamenti proprio giorno per giorno, quindi insomma potreste, da questo punto di vista si potrebbe esprimere a 360 gradi, cambi casa, trasferimenti, cioè ci sono delle spese da fare, delle ristrutturazioni, dei lavori o la macchina, ci sono proprio delle cose su cui dovete aggiornarvi per sistemare il vostro quotidiano, e vi viene chiesto un impegno, probabilmente oltre che di presenza sarà economico, però presto il 20 maggio Marte entrerà nel segno del Leone e quindi potrete finalmente tornare a brillare. Fatemi sapere come vanno le cose, divertitevi nonostante tutto, e flessibilità. Flessibilità è la parola chiave di questa settimana. Un grande bacio e vi aspetto nei commenti. Cari amici del cancro e cari amici con l'ascendente cancro, benvenuti ad una settimana che ha in sé per voi una sorta di chiave di volta, perché in qualche modo riuscirà a farvi trovare un equilibrio tra la vostra emotività, tra il vostro sentirsi incompresi, tra le reazioni che riemergono veramente dall'infanzia, dalla pancia, dai ricordi, da quello che siete diventati nel frattempo nonostante tutto, e il mondo esterno, dal quale vi sentite probabilmente attaccati, messi alle strette, i rapporti si complicano, anche se con i pianeti in Toro già si inizia a vedere un po' la luce in fondo al tunnel, però a volte siete anche voi, no? In questa diatriba siete anche voi che magari esasperate le situazioni, o magari rispondete con un atteggiamento di chiusura, di protezione, di pancia, e invece Mercurio, che è il signore della ragione, anche se è in un segno cocciuto e non altamente flessibile, comunque è congiunto ad Urano ed è retrogrado, ed è anche congiunto al nodo nord, quindi vuole che voi guardiate anche alle vostre origini, anche alle abitudini acquisite e alla funzionalità che esse hanno. Noi siamo sempre quello che facciamo, le reazioni che abbiamo, siamo soprattutto quello, cioè siamo proprio le azioni che contiamo, e poi ovviamente ci sono i pensieri, la qualità dei pensieri e delle emozioni, ma le azioni concrete, gli atteggiamenti, le mosse che facciamo, come se la vita fosse una scacchiera, sono quelle che poi ci determinano, perché siamo nel mondo della materia, non dell'immaginario. Quindi nonostante le buone intenzioni, nonostante a volte anche una visione illusoria che abbiamo di noi, magari edulcorata o peggiorata, resta la realtà dei fatti. E Mercurio retrogrado, pragmatico, congiunto ad Urano, chiede di guardare le cose da un punto di vista diverso, meno di pancia, meno miope. Qui stiamo cercando di dissociare la materia e di uscire dalle miopie del segno del Toro, ok?
e cercare di guardare, di snellire le cose, di non ingolfarle con appunto i sentimenti di pancia, gli attaccamenti, magari ecco le pigrizie, la resistenza, la chiusura, la paura al cambiamento e proprio di sgolfare le cose, no? Di alleggerirle. E di cercare di semplificarle appunto attraverso i cambiamenti e attraverso una visione delle cose diversa, anche un po' più semplice e meno complicata, no? Infatti l'ingresso in scena questa volta è diverso di Mila, ci ha presi alle spalle, quindi le cose si possono prendere anche, come dire, di petto, senza aggrovigliarsi contro e senza incasinarle, no? Quindi una delle cose che l'universo vi suggerisce di fare è mollare il controllo. Mollare il controllo sulle cose materiali, qui non si muove foglia che il cancro non voglia, lasciare liberi anche gli altri di fare le cose, di sbagliare, perché ogni sbaglio è un'esperienza, e quindi di non cercare di fare la chioccia su tutte le situazioni, perché poi il cancro fa quello, no? Fa la mamma chioccia che avvolge, insomma, cerca di manovrare le cose cercando di farle fare a modo suo. Ecco, Mercurio retrogrado congiunto ad Urano suggerisce al cancro, all'ascendente cancro, alla luna in cancro un modo diverso di fare le cose, lasciare gli altri che sbaglino e di non voler imporre il proprio pensiero sugli altri. Quindi qui è necessaria proprio una revisione di pensiero. Ora, questo Marte in cancro durerà fino al 20 maggio e vi sta facendo vedere proprio delle dinamiche emotive che emergono, no? E che oggi sono il vostro modo di fare, di proporvi agli altri, un modo che è anche inconsapevole, perché parliamo del segno del cancro, quindi è legato alla pancia. Ma siccome il segno del cancro è legato alle figure di solito femminili, ma non ci precludiamo niente, alle figure di riferimento, padre e madre, paternali e maternali, che sono state il nostro riferimento nell'infanzia, da cui abbiamo assorbito come spugne, soprattutto chi nasce nel segno del cancro, che ha proprio quella funzione di assorbire le dinamiche del clan, della famiglia, di rimetterle in pratica, però siccome il cancro ha in sé la sfida di trasformazione, di spezzare le dinamiche tossiche, spesso poi perché ha un'esistenza di sfida, perché poi non si sente capito e a volte si sente attaccato, perché probabilmente l'universo manda stop, sfide e critiche laddove l'amico del cancro stia riproponendo gli atteggiamenti familiari di una mamma, di una nonna, di una zia, di un papà, di uno zio, di un fratello, li sta riproponendo pedissequamente, cioè alla cieca, come li ha visti fare, riproporli sempre, ma lui non è venuto a fare questo. Cioè, praticamente, siccome siete delle persone dotate di grande intuito e di grandi talenti, e non dimentichiamolo, di grande cuore e di grande compassione, quello che vi si chiede è il risveglio rispetto alle dinamiche familiari, che spesso non volete ammettere e accettare per la pancia, perché quell'indole infantile, che è proprio quella parte della personalità che vi rende tanto carini agli occhi degli altri, ma vi sabota nel profondo, proprio nella sfera privata, proprio nella vostra persona, è il bambino che non vuole sentir, che si tappa le orecchie e non vuol sentir parlare, vedere gli errori che venivano fatti in famiglia, no? Perché gli dispiace. Finché ci sarà quell'atteggiamento, ci sarà ancora una parte predominante infantile, che vi ostacolerà. Invece il grande amore, dotato di una mentalità più adulta, messo in mano ad una mente adulta che ha fatto uno switch, che quindi è capace di vedere le cose per quello che sono, senza drammatizzare, perché qui nessuno è perfetto, è un'arma, perché vedere e correggere, vedere, prendere atto e correggersi è la trasformazione più grande e l'onore più grande che potete fare poi alle vostre origini e ai vostri familiari.
ok? Non perpetrare l'errore, le cose di pancia, gli errori vengono sempre dalla parte emotiva perché non vuole sentire ragioni, è affamata di memorie irrisolte, no? Di traumi, di ferite, di mancanze, di lutti. Ma l'onore più grande che voi potete fare è portare nel mondo la versione migliore di loro e anche quindi di conseguenza di voi stessi. Quindi tutto questo tafferuglio, tutte queste tensioni, tutte queste polemiche, tutto questo sentirsi attaccato, tutta questa emotività, questo vostro mettervi sulla difensiva, in realtà è una difesa, è un ostacolo al cambiamento che probabilmente state ponendo voi. Non fate la mamma chioccia né al lavoro né col partner né in famiglia. Se siete adulti, se avete a che fare con persone adulte, non fate la mamma chioccia, quindi non vi accaparrate tutto, non gestite anche le cose degli altri e state nel vostro e appunto riflettete su chi state replicando, perché Marte in Cancro, Marte nel vostro segno, è una cosa che scuoterà un po' le interiora, no? Ma pulisce molto le viscere, vi permette di levarvi tante rotture di scatole, sia di persone che avete intorno che non vi piacciono perché vi dà il coraggio di dire no, ma anche di atteggiamenti e di cose vostre che fanno parte delle vostre radici, Marte in Cancro, l'infanzia, la famiglia e che però non vanno bene, no? Quindi è un'occasione che capita 2 mesi, a meno che non ci siano transiti eccezionali, ogni 2 anni. E capisco 2 anni fa. Ma 2 anni fa avete avuto il transito tra maggio e giugno 2021, ma quest'anno c'è una grande capacità di recupero, c'è una grande occasione che vi dà l'universo di spezzare le dinamiche attraverso la comprensione, perché adesso avete Saturno, è come se foste un po' più maturi, un po' più predisposti, un po' più consapevoli e poi soprattutto ragazzi con tutti questi pianeti in Cancro che vi sono grandi amici, anche se Mercurio è un po' non è in trono, e soprattutto con la fantastica luna piena in Scorpione che spezza questa cosa e vi porta l'amore, la passione e la fortuna. Voglio dire, Parigi val bene una messa, però bisogna cambiare, quindi fortuna, amore, emozioni, soddisfazioni e passione vengono inaugurate, una fase di grande generosità che questa luna porta. Siamo arrivati a quel punto per cui il passato e il futuro venivano spezzati dal presente e questa luna, da questo momento sarete tutti probabilmente molto molto meglio, la fase critica sta veramente finendo, fra 10 giorni anche Giove esce dalla sfida nel segno dell'Ariete, però l'universo vi chiede di cambiare testa e di guardare ai vostri comportamenti pratici, cioè a quello che realmente fate. Soltanto così cambierete la materia e vi si aprirà uno scenario di anni veramente veramente favorevoli e io sono con voi per vederli realizzare. Un grande bacio, ottima luna piena, fatemi sapere nei commenti come vanno le cose e buona settimana. Cari amici del Leone, cari amici con l'ascendente Leone, benvenuti ad una settimana intensa, sfidante che apre le danze ad un balletto di equilibri tra le vostre aspirazioni, lavoro, carriera, il punto più lontano del vostro del prestigio che voi volete realizzare e i doveri. I doveri, la famiglia, le origini, gli impegni presi, le persone che avete intorno che fanno affidamento su di voi, figli, mogli, mariti, nonni, genitori, responsabilità immobiliari. Insomma, qui è arrivato il momento di fare la tara e di creare un equilibrio. Voi vorreste trasferirvi e magari i figli vogliono rimanere a casa, voi volete andare a vivere lontano e invece a casa ci sono situazioni, ristrutturazioni da fare, voi volete vendere casa e la casa non si può vendere, cioè ci sono tutte queste, dovete trovare un grande equilibrio, avere la capacità di trovare un equilibrio tra quella che è il vostro obiettivo, la vostra idea da realizzare,
il vostro concetto di successo, realizzazione e comfort e la realtà di cose del passato, da cose scelte in passato, cose di un passato che vi perseguita, karma familiare, doveri, impegni che vi tengono ancora ancorati alle radici, quindi alla famiglia, al luogo di origine, agli immobili. Volendo potrebbe essere anche un voler espatriare e non poterlo fare, per esempio, no? Oppure scade il permesso di soggiorno e dovete tornare a casa. C'è questa altalena, questo ritorno alle origini, come si dice, questa luna per voi è come quel detto che dice bisogna voltarsi indietro, ma solo per prendere la rincorsa. Perché? Perché c'è una revisione dei conti da fare, vi dovete fare i conti in tasca, ci sono delle cose da rivedere, probabilmente voi volevate fare una grande opera e adesso l'opera è piccola, oppure volevate ampliare il garage, invece adesso rifate il bagno. Cioè cambiano le cose in questo modo, cambiano le dinamiche, volevate vendere casa e andare a vivere al mare, invece magari rifate questa. Cioè avevate chiesto il trasferimento per andare nella sede del nord e invece vi cambiano di ufficio, insomma. C'è un equilibrio da creare, da risistemare. Questo equilibrio ricreato vi permetterà di recuperare e migliorare i rapporti col partner, con il datore di lavoro, di sistemare delle questioni legali, cioè di onorare degli impegni presi, cioè è una sfida, è un gioco di equilibri. Avete ancora Giove a favore che vi porta ampiezza di vedute, che mette sulla vostra strada delle persone che vi possono aiutare ad avere un punto di vista diverso, a risolvere le cose, a trovare risposte che prima non arrivavano. Durerà 15 giorni, poi ragazzi si parte. Quindi state rivedendo le cose, state sentendo, vi state guardando intorno. C'è Mercurio retrogrado che insomma, no? Aiuta, spinge, pretende di revisionare le cose, però è come se le esigenze stessero cambiando, è come se le esigenze stessero cambiando, è come se dietro a quella grande spinta impulsiva di voler andare lontano adesso iniziasse a crearsi anche un bisogno di tranquillità, ok? Avete osato dove avete osato, avete fatto quello che potevate con quello che avevate in mano, quindi sicuramente la vostra forza, no? Il vostro impeto, la vostra volontà di cambiare, di reagire e di risorgere ha trovato in alcuni casi i canali aperti, in altri invece la necessità di aspettare. E adesso, prima probabilmente c'è stato un grande fuoco, no? Le 2 lune nuove, una alla fine dell'Ariete, una all'inizio dell'Ariete, insomma hanno spinto tanto per il vostro rinnovamento, no? Per nuove partenze e per nuovi orizzonti. Sicuramente ci sono stati dei nuovi inizi, ma in alcuni casi il cambiamento non sembra così immediato, quindi è come se questi nuovi inizi, queste nuove conoscenze, queste nuove competenze, questi nuovi corsi dovessero sedimentare piano piano, portare una profonda trasformazione che si compirà con Giove in Toro probabilmente. Con Mercurio retrogrado state rivedendo le consapevolezze e poi ad un certo punto, forse già quando Marte entrerà nel segno del Leone, fra 20 giorni, insomma, vediamo come si assesta l'energia e che cosa vi arriverà. Di sicuro le questioni sentimentali, l'equilibrio con il partner avranno dei grandissimi miglioramenti per quanto riguarda i sentimenti. Quindi se siete single, grandi sentimenti e grande passione. Ma state andando verso un periodo di grande individualismo, cercate di limitare, di limitare gli impeti, perché altrimenti
proprio dal punto di vista dell'equilibrio di coppia. È tutto un discorso di equilibrio il vostro oroscopo. Cercate di, sia in questa settimana che nel lungo periodo, di limitare i ruggiti e le intemperanze. Plutone ormai è entrato nel segno, diventa retrogrado da questa settimana, quindi a giugno uscirà, e meno male che si scontra per un piccolo, soltanto per una breve fase con Marte e Leone. Però il consiglio che mi sento di dare a Leoni, ascendente Leone, Luna e Leone, che spesso ruggiscono, soprattutto quando si sentono in gabbia, è di sviluppare l'empatia, non di limitarvi e di tacere, ma di sviluppare l'empatia, di mettervi nei panni degli altri e di vedere, di cercare di immaginare che cosa il vostro ruggito può comportare, no? Nel quotidiano, insomma. Quindi imparare a dosare la potenza delle vostre reazioni, del vostro innato ruggito che fa parte di voi, quindi mai tacere, mai chiudersi, imbavagliarsi, dosare, imparare a dosare, gestire questa grande forza, questo grande piglio, come dire, manageriale, di gestirlo e di mettersi al posto degli altri. Se con Plutone in Acquario riuscite a fare questo e quindi a trovare un bilanciamento, non avrete nulla da temere con i transiti di Marte in Leone, che vi faranno ruggire, saranno quella dose di benzina che farà ardere ancora di più il vostro fuoco. Quindi revisione nell'ottica proprio di bilanciare, di non imporre soltanto il vostro volere, cercare di avere lo sguardo lungo. Lo so che Mercurio è retrogrado, ma andare incontro agli altri, cercare di essere pratici, no? Quindi di non imporsi soltanto, cercare di sviluppare il lato positivo dei pianeti in Toro, quindi trovare una comodità e una conciliazione, come dire, un po' per tutti, no? È sempre un pianeta venusiano, quindi fare quei cambiamenti che fanno comodo a tutti, creare come un convivio, no? Una situazione conviviale, di pace, di allegria, di benessere, in cui il trend non sia solo quello dettato da voi. Il grande allenamento nel quale, no? Al quale dovete dedicarvi fondamentalmente è questo, cioè distribuire il benessere e ascoltare anche le esigenze degli altri. Questo risolverà molte delle questioni che potrebbero presentarsi, no? Quindi insomma, tutto sommato è un momento di grande crescita, un momento molto evolutivo. La Luna in Scorpione porta novità in casa, in famiglia, negli immobili, questo ve lo ricordo come leitmotiv. Sono novità che però probabilmente si sono già presentate negli anni precedenti, ma questa novità anche, come dire, immobiliare, pratiche, proprio pratiche, di soldi da dividere, di eredità da distribuire, sono proprio cose pratiche, non fare una parola di meno, proprio cose che vanno cambiate, sono questioni che probabilmente girano da un po', dai tempi di Saturno contro, quindi dal 2021 ad adesso, e dal 7 marzo 2023, però questa volta con questa Luna, fatte le dovute operazioni di empatia e di immedesimazione, visto che la Luna è trigono a Marte, trigono a Saturno e trigono a Nettuno, c'è la risoluzione, cioè la risoluzione di molte questioni pratiche che finora, insomma, vi hanno comunque stancato, e si risolvono molti equilibri familiari, come vi sarete già accorti, però il ricordo di essere sempre nei panni degli altri, di vedere questo ruggito che cosa comporta, credo che sia l'allenamento migliore da fare in tutti i settori, che vi darà quella carta vincente per scavalcare gli ostacoli. Quindi io vi aspetto nei commenti, fatemi sapere le novità no, in campo familiare e immobiliare che questa Luna piena vi porta. Io vi mando un grande bacio e vi auguro una fantastica settimana.
Cari amici della Vergine, cari amici con l'ascendente Vergine, benvenuti ad una settimana molto interessante per quanto vi riguarda, una settimana in cui i recenti cambiamenti, le recenti questioni che vi hanno portato lontano, ad avere un nuovo orizzonte, una nuova prospettiva, una nuova conoscenza, un nuovo modo, no, di fare cultura o anche un viaggio, si stanno sviluppando e vi stanno rendendo molto, molto estroversi, molto più aperti al prossimo rispetto al passato, perché una sottile sensazione di benessere inizia a distribuirsi. Non mancano i momenti di intemperanza, ma tutti questi pianeti nel segno del Toro e anche la luna piena in Scorpione del 6 maggio, che anche se opposta ai pianeti in Toro è una vostra grande amica, come lo sono i pianeti in Toro, fanno sì che il vostro Sole messo in mezzo a questa diatriba faccia un po' come il terzo tra i due litiganti, il terzo gode, no? Voi siete il terzo che gode, quindi vi arriva sia una ventata di comprensione, intuizione, fortuna negli incontri, divertimento, passione, nuove scoperte, sia un benessere, una stabilità, un equilibrio, un aiuto per risolvere delle cose di ordine pratico che in realtà sono fantastici. Cioè il vostro cielo è sfaccettato, vi sta aprendo varie prospettive intorno, però veramente fra un po', quando si toglierà anche Giove, fra 10 giorni, cioè non avrete a momenti un pianeta fuori posto. Allora ci sono circa 4 Sole, Mercurio, Urano, Nodo Nord in Toro, nell'amico segno del Toro, quindi nuovi orizzonti, incontri fortunati, viaggi, amore, conoscenze stimolanti, anche più di una. Insomma, è un periodo ricco, è un periodo di appagamento. Se non notate questo, apritevi, perché vuol dire che c'è una situazione di chiusura. Quindi già ci sono 4 pianeti nel segno del Toro. Ci sono 2 pianeti in pesci, che sono Saturno, che vi chiede, come dire, rigore nelle emozioni, gestione rigorosa delle emozioni. Nettuno, che sta andando proprio verso la fine del segno dei pesci, che come un eco lontano delle sirene vi fa ricordare una tentazione, un ricordo, un amore lontano, però ripeto, è talmente soddisfacente, sta talmente cambiando la vita pratica, che sì, c'è questo canto delle sirene che magari si fa sentire di notte o quando siete soli, ma il quotidiano, la realtà stanno diventando talmente interessanti che appunto rimane un eco, no? E alla fine di questo transito, che spaventa molti di voi, che è quello di Saturno opposto dal segno dei pesci, quello che avrete imparato è a riconoscere le emozioni autentiche dalle illusioni, dal sogno onirico, che sono delle sfide che si ripropongono nella vostra vita proprio perché appartengono al vostro lato ombra, che è quello dei pesci, no? Il sogno, l'illusione, la chimera, incontrare persone che ci fanno credere cose, e invece l'essere in grado di decodificare la realtà dei fatti. E questo un benefico Saturno nel segno dei pesci ve lo regalerà, perché vi darà proprio lo scollamento dall'illusione, proprio l'ancoraggio, no? E la capacità di ridimensionare molto le chiacchiere e di capire che le persone sono quello che fanno. Quindi se la raccontano bene, se ci affabulano ma poi non ci sono, è semplice, non ci sono, ok? Quindi riconoscere il sogno, saper distinguere il sogno dalla realtà. Questo sarà un transito molto interessante. Quindi dicevamo, abbiamo 4 pianeti nel segno del Toro, Saturno e Nettuno nel segno dei pesci, ma Marte in Cancro, e quindi grande aiuto, siete in mezzo agli altri, state uscendo spesso, vi sentite cercati, probabilmente c'è una passione in atto, c'è una frequentazione, c'è il flirt con qualcuno, e questi flirt, queste cose che arrivano, e anche chi ritorna, attenzione con questa luna 9 Scorpione, qua volevo andare a parare, potrebbero essere delle figure che restano.
Questa è la grande novità, ci siamo arrivati a questo periodo, siete nella stagione dell'amore, nel segno del Toro. Giove sta per entrare il 16 nell'amico segno del Toro, quindi anche per voi ci saranno amore, prosperità e fortuna per un anno. E siccome Giove fa un ottimo aspetto con il famigerato Saturno in Pesci, quello che arriva non solo avrà il sapore, ecco, della realtà dei fatti, quindi anche conoscendo ciò che è concreto, poi riuscirete a riconoscere quello che concreto non era. E soprattutto, insomma, sembra che arrivi qualcosa che abbia una certa durata, che abbia una certa stabilità a seconda dell'età della vita, della fase della vita che voi state attraversando. Più siete grandi, più magari avete il piacere, no? Che una persona rimanga al vostro fianco e che sia un punto di riferimento stabile. Se siete giovani, comunque arriverà molto probabilmente qualcuno che potrebbe essere sia l'amore della vita che qualcuno, una pietra miliare nella storia della vostra vita sentimentale, perché sì, anche l'amore e anche i sentimenti sono quelli che arrivano. E ripeto, con questa bellissima Milla Frumma, quindi insomma ce l'ha da per buona, questa bellissima luna piena in Scorpione del 6 maggio inaugura anche un periodo che può essere di ritorni, quindi non solo magari qualcuno che avete nel cuore, qualcuno che non sentivate da un po', e nuove conoscenze. E lì con Mercurio retrogrado vi dovete dare il tempo di decidere, innanzitutto di far decidere al vostro cuore e poi di fare quella cosa difficile, perché spesso il vostro cuore si infiamma per chi non c'è. Sempre perché quel lato ombra in Pesci vi chiama, l'irraggiungibile, la chimera, rappresentano insomma una complicazione terribilmente dolce per voi, no? Ma con questo Giove in Toro questa volta riuscirete a, probabilmente, io vi auguro di avere la concretezza, il buonsenso e la razionalità necessarie per distinguere anche le chimere che ritornano. Cioè, c'è qualcuno che arriva per restare, ma in mezzo a questo marasma dovrete saperlo riconoscere. Diciamo che questa è la sfida, con la lungimiranza, la furbizia, l'astuzia della luna piena in Scorpione vi vuole mandare lontano. Quindi non è detto che chi ritorna sia quello buono, anche se magari vi ha fatto battere prepotentemente il cuore, e lo dovrete capire voi con un punto di vista diverso. Quindi uno o una arrivano probabilmente per restare, i transiti ci sono tutti, i presupposti ci sono tutti, probabilmente avviene questa cosa nel giro delle amicizie, un amico di un amico a cena, oppure con un viaggio, insomma in uno spostamento felice. Però ragazzi dovrete saper discernere questo, ascoltate il vostro cuore e soprattutto, visti i pianeti in Toro, imparate a basarvi sui fatti. Chi c'è c'è, chi non c'è probabilmente latita e sta riproponendo le vecchie dinamiche. Quindi questa con Mercurio retrogrado congiunto ad Urano, che ci chiede una presa di coscienza ma anche uno spezzare delle dinamiche che ruminando si ripropongono sempre, è un'ottima occasione, visto il cielo che insomma è quasi perfetto, di spezzare una dinamica tossica, riconoscendola e vedendola per quello che è. Quindi mi raccomando, se vedete che il film si ripete, fate un passo indietro e questa volta fate qualcosa di diverso rispetto a prima. Invece di farvi agganciare, interrompete. Dire un no laddove non siamo mai stati capaci di farlo, vi fa compiere un salto quantico e sprigiona una potenza infinita nell'essere umano che finalmente è libero da una catena che abbaglia chiunque osi confonderlo. Quindi mi raccomando, osservate, siate pratici e attenti a quello che ritorna per ripetersi all'infinito.
Io vi mando un grande bacio, questo discorso è estendibile insomma a tutti gli ambiti, amore, lavoro, famiglia, dinamiche, chi cerca di sfruttarci, voi che cercate di no, siamo sempre in una dinamica, cercate di spezzare qualcosa e farete un grande salto quantico. Buona settimana, buonissima settimana e vi aspetto nei commenti. Cari amici della bilancia, cari amici con l'ascendente bilancia, benvenuti alla penultima settimana in cui avrete l'opposizione di Giove, quindi la penultima settimana di permanenza di Giove in Ariete, un Giove in Ariete che agli ascendente bilancia ha portato tante novità nelle questioni legali, nelle questioni contrattuali, tante iniziative, anche nuovi incontri, anche chiusura di rapporti sentimentali e lavorativi e ovviamente quindi anche contrattuali che non funzionavano più. Per alcuni anche la sostituzione del nuovo col vecchio, quindi anche l'inizio di nuove situazioni contrattuali, nuovi acquisti, nuovi partner, oppure consolidamento nel senso di avanzamento, no? Di upgrade delle situazioni preesistenti. Quindi chi era magari al lavoro in prova, aveva un contratto a tempo determinato, può essere passato all'indeterminato o può aver avuto una proposta più vantaggiosa. Stessa cosa per le relazioni, possono essersi concluse delle situazioni legali in questo anno. Stiamo facendo un excursus che vi riguarda in prima persona e che potete come dire riandare a guardare in maniera approfondita sul video di Giove in Ariete, che va comunque da maggio dell'anno scorso, dall'11 maggio dell'anno scorso al 16 maggio di quest'anno. Quindi siete nelle ultime settimane e questo vuol dire che le cose che ho appena detto possono ancora succedere. Questo vale per gli ascendente bilancia che hanno un po' l'autorizzazione ad andare sciolti, no? Le ultime 2 settimane del transito, quindi vedono il transito fare il colpo di coda, quindi chi non avesse ancora avuto queste cose, non avesse ancora vissuto queste nuove situazioni, magari avesse avuto il sentore, avesse fatto dei tentativi e magari non tutti e non sempre sono andati a buon fine, beh allora sappiate, vi ricordo che quando un pianeta entra, quindi quando è al primo grado e quando tocca l'ultimo, da un colpo, che è il colpo di testa, il colpo di coda che si sente forte, si fa sentire, quindi vi si possono presentare tutte le novità che stiamo dicendo. Se avete un processo in corso, un procedimento si potrebbe concludere, quindi queste cose arrivano col colpo di coda. E poi c'è anche Mercurio retrogrado che concorre a farvi risolvere anche un sacco di questioni ereditarie e burocratiche. Alzi la mano quella bilancia o quella ascendente bilancia, in questo caso entrambi, che non sta ricevendo tutte le risposte dallo Stato, dalle strutture, dalle infrastrutture, dall'INPS, no? Tutte queste richieste fatte, degli arretrati da avere, situazioni da saldare, insomma è un gran momento. Il Sole bilancia e l'ascendente bilancia hanno quindi le ultime 2 settimane di Giove opposto, no? Quindi un discorso è l'ascendente che ha il discendente in Ariete, la 7ª casa, quindi ha goduto della fortuna che Giove, seppur in maniera bellicosetta, ha portato. Invece le sfide per Sole in Ariete e Luna in Ariete volgono al termine, però insomma non abbassate la guardia. Perché? Perché gli ultimi 15 giorni possono essere intensi, perché con Mercurio retrogrado, siccome è un transito altamente evolutivo, ci viene data la possibilità di rivivere delle dinamiche già magari vissute in passato o di risolvere delle questioni lasciate in sospeso anche a livello sentimentale, anche delle relazioni nelle quali c'era l'ambiguità, dei rapporti in cui le cose non si sono definite o a causa vostra, no? Per una vostra incertezza personale o per una impossibilità di muoversi o anche a causa dell'altra persona. Quindi è un transito un po' ambivalente che predispone un po' a situazioni ingannevoli e poco chiare.
Queste situazioni possono tornare in questi giorni di Mercurio retrogrado. Vi faccio notare che fino al giorno 15 maggio, quindi vi spoilerò anche la prossima settimana, coesistono sia la retrogradazione di Mercurio che l'opposizione di Giove, quindi se siete confusi laddove sia possibile, osservate gli eventi, tenete un diario per fare un attimo il punto della situazione, perché quando si scrive ci si inganna meno. Ascoltate più il cuore che la mente, perché è la centratura, diciamo, la verità che c'è nel cuore, nella mente non c'è, la mente mente, lo dice anche il nome. Se possibile aspettate il 16 maggio, insomma le giornate successive al 16 maggio, per pronunciarvi e per prendere grandi decisioni. Laddove non fosse possibile, ascoltate il cuore, ok? Ascoltate il cuore e meno la testa. Sicuramente Giove è, perché Giove va a obnubilare la lucidità diciamo mentale, ok? Perché proprio ci predispone a vivere situazioni che non sono chiare. Però voi sapete che a volte, anche se la testa dice una cosa, il cuore ha una sensazione un po' diversa, ok? Ascoltate quella sensazione, perché sarà la vostra bussola, è la vostra bussola nei momenti di incertezza. Quindi Giove opposto ai luminari, al Sole e alla Luna, di solito è un crash test per vedere quanto nel mare magno, nel caos che ci gira intorno, noi riusciamo a non perdere di vista noi stessi e quindi a non farci ingannare. Meno ci ascoltiamo, più diamo potere agli altri, questo è il senso di questo crash test, più le cose si complicano. Sbagliate sempre con la vostra testa, ma non perché qualcuno si è messo a martello, ci prende per sfinimento, ci fa credere cose che però non riesce a dimostrare, ok? Cercate di fare fede, soprattutto con questi transiti, solo a voi stessi, su voi stessi, sulle vostre parole, perché almeno sbagliate con la vostra testa, e chi sbaglia con la propria testa impara dai propri errori, altrimenti non si acquisisce nulla. Allora, nello specifico, se avete delle situazioni poco chiare, dicevo, e se avete delle situazioni burocratiche, ereditarie, legate ai beni di famiglia, alle dinamiche familiari, con Mercurio retrogrado congiunto ad Urano, l'universo vi dice che avete una grande possibilità entro il 15 maggio di cambiare dinamica, quindi di interrompere uno schema verso il quale siete abituati, ok? Quindi se vivete situazioni poco chiare, situazioni losche, situazioni nelle quali vi spendete troppo, anche sentimentalmente parlando, anche delle relazioni un po' complicate, cercate di fare ordine e portare chiarezza anche nell'ambito dei sentimenti e anche nell'ambito dei vizi nascosti, perché con Plutone, che adesso è retrogrado dal 2 maggio in Acquario, ma che comunque nei prossimi 20 anni, lo so che è lungo e non si sa insomma neanche se vediamo il Sole fra un anno, però queste cose che ho appena detto, situazioni sentimentali magari ambigue, poco chiare, un modus operandi non ortodosso o delle situazioni magari di vizi nascosti, vi ricordo che con Plutone in Acquario possono un attimino rendervi più cedevoli e quindi non tradirvi, ma insomma magari potrebbe prendervi un po' troppo la mano. Ora voi mi direte, ma Plutone non è amico della bilancia? I pianeti in Acquario, tutti i transiti in Acquario sono grandi amici della bilancia, ma siccome siamo sulla Terra, che è un pianeta evolutivo, e Plutone per sua natura deve farci vedere dove abbiamo degli eccessi, dove c'è un modo poco ortodosso, che va un attimino perfezionato, è chiaro che ha proprio come funzione quella di farci vedere dove sbagliamo, ok? Quindi, come si dice, bilancia avvisata, mezzo salvata, ma ovviamente Plutone, se lo vivranno e lo vivono
tutti i segni. Nel vostro caso riguarda questa sfera, diciamo, intima e personale. Arrivano novità, riarrivano ex, riarrivano cose da risolvere con questo Mercurio retrogrado. Il segreto per affrontarlo è cambiare le cose, uscire dalle dinamiche troppo comode, troppo chiuse, troppo cocciute, troppo ottuse, troppo venali e stravolgere, diciamo, i valori taurini e quindi amare e portare pace dove magari c'erano queste cose, le ottave basse del Toro, come ho appena detto, l'essere chiusi, l'essere avidi, l'essere un po' magari possessivi, no? Troppo pigri, tutte dinamiche che credo che se riuscite a contestualizzare gli ambiti della vita che vi hanno creato dei problemi, voi vedrete che queste cose, che questi simboli, che queste qualità sicuramente si sono manifestate. Quindi Giove volge al termine, è comunque una buonissima settimana, ascoltate molto il vostro intuito e le vostre emozioni e fatemi sapere nei commenti come vanno le cose. In bocca al lupo per questa settimana e ascoltatevi. Cari amici dello Scorpione, cari amici con l'ascendente Scorpione, questa settimana, benvenuti a questa settimana in cui si verifica la luna piena nel vostro segno, quindi è un momento comunque di grande luce, di grande energia che vi viene conferita dall'universo, è un momento in cui ci siete solo voi, anche contro tutti, senza far la guerra, anche se voi siete un po' i figli della guerra, ma Marte è a favore, quindi questa è la luna piena nel vostro segno ed è favorevole, ragazzi, ad entrambi i governatori, perché è favorevole a Plutone in Capricorno ed è favorevole a Marte in Cancro. Quindi noi possiamo dire sicuramente che questa luna segna uno switch, un prima e un dopo. Abbiamo già detto che i primi mesi del 2023 erano un po' più faticosi perché l'anno, grazie a Saturno in Pesci, iniziava ad avere un trend completamente diverso, però bisogna darsi il tempo di risolvere anche insomma le beghe, le complicazioni, le tensioni, no? E anche lo stallo che c'era stato da Saturno in Acquario, insomma dal 2022 e anche dal 2021. Quindi se i primi mesi dell'anno sono stati particolarmente impegnativi, probabilmente c'erano tante energie da smaltire che venivano dagli anni precedenti. Sicuramente, insomma, ci sono stati dei transiti impegnativi, veramente. Quindi questa luna però vi mette al centro di tutto, segna uno spartiacque, sicuramente tra un prima e un dopo, no? È trigono a Marte, quindi la forza, l'energia di riprendervi tutto quello che è vostro e anche qualcosa di più, quindi di essere i protagonisti della vostra vita, inizia a partire dal 6 maggio 2023. Sicuramente, dicevo, ci sono dei pianeti in opposizione nel segno del Toro, no? Quindi è chiaro che bisogna, prima vi riprendete la vostra energia e le vostre intenzioni, poi ovviamente bisognerà un po' bilanciare, risolvere le situazioni, bilanciare quello che è l'equilibrio, quella che è la dinamica del controllo, del possesso che l'asse Toro-Scorpione esercita, simboleggia, quindi ci sarà da lavorare su queste cose. Voi attenzionate e insomma badate a vedere cosa questo Mercurio retrogrado in Toro congiunto ad Urano vi riporta indietro. Tutto quello che arriva indietro adesso ovviamente è il karma sospeso, ma non è detto che siano cattive nuove perché sono pianeti in opposizione. Vi ricordo sempre che insomma il segno del Toro è meglio avere un discendente nel segno del Toro, un segno, diciamo un lato ombra nel segno del Toro, che in altri segni magari un pochino più subdoli. Non è un segno scomodo, non è un segno che brilla, ecco, di vivacità, è denso, quando magari voi a volte avete bisogno del guizzo, magari può essere noioso,
può essere eccessivamente pigro, quindi potete avere la sensazione un po' di doveri e responsabilità, ma soprattutto di essere l'obbligo, ecco questo è quello che potete percepire, l'obbligo di dover essere stanziali, quindi magari arriva la relazione, no? Tanti scorpioni cercano un nuovo amore dopo le tribolazioni degli anni passati, arriva magari ecco un nuovo amore, però magari porta con sé l'impegno, magari un partner che ha dei figli, magari un partner che ha un'attività e quindi magari voi i primi tempi volete viaggiare, no? Esplorare, andare di qua, andare di là e invece magari dovete stargli vicino nel lavoro e essere un po' bloccati, non so come dire, ok? Il Toro è molto stanziale in questo, ci parla proprio di orticelli chiusi, ben arredati, spesso lussureggianti, di gran buon gusto, però insomma è uno spazio circoscritto, quindi queste sono le dinamiche con cui dovete iniziare a lavorare, perché mi avete scritto, no, ma sarà Giove opposto, guardate, sarà sicuramente terribile. Io vi ricordo che tutti gli impegni, tutte le cose che Mercurio retrogrado vi porta adesso nel segno del Toro, in realtà sì, possono essere situazioni stanziali, orticelli chiusi tra virgolette, ma siccome avete non solo Marte a favore e ovviamente Plutone ancora a favore dall'11 giugno tornerà anche nel segno del Capricorno che voi gradite decisamente di più, ma c'è Saturno a favore vostro. Che cosa significa? Che il tempo è a vostro favore, che siete voi che decidete quanto rimanere nell'orticello e al bisogno aprite la porta e andate, ok? Finché c'è Saturno a favore, ragazzi, è una protezione. Giove, per quanto sia un espansore, è un pianeta della grande fortuna, non può mai quello che può fare un Saturno a favore o a sfavore, ha proprio un peso specifico diverso, tanto è vero che vi ricordo che esiste una branca dell'astrologia che si chiama l'astrologia attiva che ferma l'influenza dei pianeti e le sue previsioni a Saturno, cioè Urano, Nettuno, Plutone proprio non li calcola, credo neanche i nodi, non lo so perché non... È molto interessante, molto valida come tutte le branche dell'astrologia che hanno assolutamente un senso, però quella particina lì di pianeti magari per esperienza così mi viene da considerarla, soprattutto quando si aggiungono ad altri perché hanno un valore in più, un quiz, un plus valore. Quindi quando avete Saturno a favore per ben 3 anni non c'è Giove che tenga, quindi sì, magari si creano delle situazioni, un lavoro impegnativo, abbondante, un partner stabile, delle situazioni molto gradevoli, ma magari ecco, confinanti, limitanti per la vostra indole avventurosa, ma ripeto, potete aprire la porta ed andare dove volete sempre, quindi c'è un grandissimo sostegno. Da questo momento potete riprendervi il vostro il vostro potere e l'amore che tecnicamente dovrebbe essere migliorato già dai primi di aprile. L'amore con questa luna dovrebbe subire una fortissima impennata. Quello che potreste verificare da qui a 15 giorni sono quelle cosine, ecco, burocratiche, magari delle cose da pagare, delle cose da sistemare o delle lacune da colmare, no? Magari ancora non parlate con qualcuno, ancora potete chiarire qualcosa. Ecco, c'è la possibilità di rimettere le mani nel passato e di cercare di cambiare. Quindi se un vostro atteggiamento reiterato ha portato a dei problemi, a delle tensioni e volete recuperare delle situazioni, quantomeno magari non di frequentazione continua, non un recupero ecco, di quello, ma di rapporti distesi, l'universo vi chiede che ci sia un cambiamento nella vostra forma mentis, quindi un modo diverso di vedere le cose e di approcciarvi a quella persona sincero. Mercurio retrogrado sta permettendo a tutti di liberarsi del proprio karma,
ma perché c'è anche il nodo nord in Toro, no? Quindi c'è anche questa congiunzione e la sua funzione è questa, a patto che ci sia un cambiamento e un'uscita dalle certezze limitanti, perché è congiunto ad Urano in Toro. Quindi essere convinti che quella cosa è così, che quella cosa è successa, che io le cose le faccio in questo modo e basta, che quel lavoro non si può fare. Mettete in discussione e accertatevi che quello su cui siete stati cocciutamente convinti sia vero oppure no, perché Urano ci dice di uscire dalle convinzioni limitanti. Quindi magari chiedete un parere, un altro punto di vista, osservatevi dal di fuori in maniera empatica come se voi foste l'altra persona e accertatevi. Nuove conoscenze, nuove informazioni, proprio un nuovo modo di pensare ci stanno permettendo di cambiare, molto dinamiche. Siccome tutto questo accade nel vostro lato ombra, perché accade nel segno del Toro nel quale siamo, voi siete nel mese del vostro lato ombra, vi conviene, cioè c'è una grande convenienza a metterci mano adesso che l'universo ce le appoggia così su un vassoio d'argento e insomma, come dire, c'è anche l'aiuto perché ci sono Marte, Plutone e Saturno a favore, quindi c'è la soluzione a portata di mano. Quando si affrontano delle cose noiose ma si risolvono, si fanno bene una volta per tutte, quella pratica è chiusa e quella noia non si ripresenterà più. Quindi l'amore arriva, si risolvono le questioni legali e burocratiche a patto che voi facciate qualcosa di diverso. Vedo anche che vi divertite in maniera, come dire, discreta ma baldanzosa e frizzante, quindi tra 15 giorni circa, 10 giorni, anche la Venere sarà a favore, quindi tutte queste situazioni magari un po' mordi e fuggi, a flirt, possono diventare qualcosa di più, quindi le cose si stanno mettendo benissimo. Fatemi sapere nei commenti come vanno le cose, un grande bacio e buona luna piena in Scorpione. Cari amici del Sagittario e cari amici con l'ascendente Sagittario, benvenuti a questa settimana in cui si compie la luna si fa piena nel segno precedente al vostro e di solito la luna piena nel segno precedente al nostro inizia a creare come una sorta di vulcano, di eruzione vulcanica interiore che insomma ci spinge a fare cose nuove, cioè ci spinge ad uscire dal seminato, come se si innescasse una leva per cui inizia a salire la pressione interiore e delle cose, no, che erano rimaste sepolte nel nostro inconscio ci turbano perché non erano state interiorizzate. Praticamente accade questo. Nella vostra vita, da qualche settimana a questa parte, le cose stanno iniziando a tranquillizzarsi. Diciamo che l'agglomerato di pianeti in Toro vi sta portando a fare delle scelte legate, come dire, a una sistemazione stabile, no? Quindi è come se voi vi trovaste in una situazione in cui si creano i presupposti per stabilizzarvi in un posto, quindi per fare delle ristrutturazioni, per impegnarvi ad abbellire, fare una ricerca proprio del bello della vostra persona, ma tutto basato sull'aspetto materiale della vostra vita. Quindi si stanno creando le esigenze e i presupposti per migliorare esteticamente la vostra persona, per ristrutturare magari la casa in cui vi trovate, per una remise en forme, per abbellire, per rendere comodo e ovviamente per migliorare il vostro comfort, no? Proprio per aumentare i comfort della vostra vita e tutto passa attraverso l'investimento materiale, economico, di spese, di beni materiali, di acquisizione di cose che vi servono, no? E in questo processo, anche legato a faccende burocratiche, cioè in questo processo di cose pratiche,
di cose che hanno il sapore dell'immobiliare, degli uffici, degli uffici tecnici, delle approvazioni, del divano che non arriva, no? Queste cose qua. In questi contesti, con Mercurio retrogrado si stanno creando o dei ripensamenti o delle sviste, magari delle cose da rifare 2 volte, e a questo punto, questa settimana, quindi anche un cambiare idea, un voler tornare indietro, questo sì, questo no, no? Una messa in discussione di queste basi che state ponendo, ma non necessariamente una messa in discussione totale, un reset totale, proprio probabilmente il modus operandi, il modus di procedere, le scelte fatte. Quindi è un momento di incertezza, di passo del gambero, quindi uno davanti e 2 dietro. A un certo punto questa instabilità, questa stabilità mista instabilità che è provocata da un Mercurio retrogrado congiunto ad Urano, che fondamentalmente vi sta chiedendo di migliorare sì le cose ma spezzando le vecchie dinamiche. Questa è la funzione di questo transito, cioè sistemare le cose in maniera diversa, quindi pensare in maniera diversa, essere meno cocciuti, meno resistenti al cambiamento, meno chiusi ad idee altrui che magari finora avevate bollato come insensate, ok? E quindi lavorare su quelle che sono le ottave alte del Toro, quindi guardarsi intorno non con chiusura ma con la volontà di migliorarsi, quindi di prendere il bello che c'è, ok? Quindi anche aprirvi un po' alla conoscenza e non tenervi strette le convinzioni che avete. Questa è la funzione del transito legato proprio al vostro quotidiano e alle beghe che Mercurio retrogrado potrebbe portare, che possono essere risolte proprio liberandosi delle convinzioni illusorie. Quindi io sono convinta che questa persona mi dice la verità, quindi mi rivolgo sempre a questa persona. Io so che queste cose io devo fare, io ho una pietra miliare nella mia vita e tutto gira intorno a questa cosa. Quelle possono essere delle certezze illusorie, no? Quindi, che ne so, non posso andare a vivere sul mare anche se mi piace tanto perché sono sicura che starei poco bene, magari il problema è un altro, ok? Cioè ci sono come delle vecchie idee stratificate che vi imbolsiscono proprio la vita, cioè ve la appesantiscono, perché è in base a quelle che poi insomma fate girare tutto il resto, e a un certo punto l'energia inizia a girare in maniera centellinata perché ci sono troppi blocchi, troppe pietre miliari. Ecco, attraverso la messa in discussione di queste cose, ovviamente non tutte e non senza criterio, ma proprio ragionando e aprendovi ad altra conoscenza, perché attraverso l'informazione, Mercurio, che riuscite a cambiare la materia inserendo un upgrade, una nuova novità, un nuovo professionista, un nuovo tecnico, una nuova persona che vi guida, ok? Attraverso questi rinnovamenti risolvete queste cose, quindi cambiamento, apertura e non cocciutaggine. Ma in tutto questo datevi il tempo prima di ecco appunto di decidere cosa è vero, cosa non è vero, cioè mettetevi in apertura, guardatevi intorno, mettete in discussione le cose, ma cercate anche chi vi aiuti a fare chiarezza e datevi il tempo affinché questo processo sedimenti, perché prima bisogna vedere gli effetti di questa dirompente luna piena del 6 maggio in Scorpione, trigono a Marte, che insomma farà uscire nuove idee. Nel momento in cui voi allentate un pochino la presa, il controllo coercitivo, le certezze fisse che avete paura di toccare nella vostra realtà, nel momento in cui vi rilassate un attimo, l'energia scaturita è arrivata a 1000, quindi è vero, l'energia scaturita da questa luna piena avrà la facoltà, lo spazio no? E le dimensioni adatte per espandersi
E quindi invece di reprimere questa botta di vita, questo bisogno di passione che forse manca nella vostra vita da troppo tempo, questo bisogno di evadere, di mettervi in discussione, di osare, di andare a prendere qualche rischio perché ultimamente le cose si erano fatte troppo piatte e troppo noiose, ascoltatelo, lasciate che decanti, ovviamente non prendete decisioni drastiche mentre l'ondata di piena è in fase, perché è chiaro che quando uno è arrabbiato, quando uno è super eccitato, non dovrebbe fare né promesse né prendere decisioni, perché insomma c'è uno stato alterato dell'energia che poi ci fa pentire. Quindi vedete che cosa vi si muove dentro, vedete dove va a decantare, date qualche giorno alla luna piena, che poi insomma sono i giorni, quelli più importanti sono il 7, l'8, il 9, ve lo sto spoilerando, perché la luna avrà ancora la potenza no, della piena, della fase piena, ma entrerà nel segno del Sagittario, quindi avrete una maggiore chiarezza, godrete di questa semiluna piena in Sagittario, trigono a Giove agli ultimi gradi, quindi colpo di testa potentissimo, e insomma a cavallo fra la fine di questa settimana e della prossima voi avrete uno switch, una visione diversa delle cose, che poi insomma quando arriverà Giove e quando Mercurio avrà smesso di essere retrogrado, insomma potrete cominciare a muovervi e a cambiare il vostro quotidiano all'insegna di nuove consapevolezze e di nuovi equilibri, insomma molto molto interessanti. E in questo discorso a 360 gradi ci passa l'amore, il lavoro, le mire, la salute, lo stile di vita, qualsiasi cosa, anche le operazioni finanziarie, le operazioni di salute e tutto quello che vi può migliorare l'esistenza, quindi anche il denaro, anche gli investimenti che saranno ottimi, vi do questa notizia, ma poi ne parleremo meglio con Giove in Toro, quindi datevi il tempo di far esplodere questa luna, però non vi chiudete alla conoscenza e non siate cocciuti, perché sarebbe un gran peccato. Quindi io vi mando un grande bacio, divertitevi, godete ancora del fuego di Giove in Ariete, fatemi sapere nei commenti come vanno le cose, buona settimana a tutti. Cari amici del Capricorno e cari amici con l'ascendente Capricorno, benvenuti ad una settimana in cui un sacco di cose iniziano a sistemarsi e le tensioni iniziano ad acquietarsi. Allora faccio un recap per tutti quelli che magari capitano per la prima volta su questo canale, su questi video. Il Capricorno è stato particolarmente sfidato da Giove in Ariete. È un transito abbastanza impegnativo perché segna un prima e un dopo, portando con sé qualche sfida, qualche ira, qualche polemica, qualche lite, qualche guerra, perché stiamo parlando di un Giove che dura un anno in un pianeta cardinale, l'Ariete, quindi nuovi inizi non temporanei, proprio l'inizio di qualcosa che poi ha degli sviluppi e che poi continua, e quindi una pietra miliare che segna un prima e un dopo, e l'energia di un Giove in Ariete cardinale, che quindi deve cambiare le cose, sicuramente lotta contro la volontà di un Capricorno, di un ascendente Capricorno, di una luna in Capricorno, che è un altro segno cardinale, che non ama assuefarsi ai tempi degli altri, ma ha il suo concetto di tempo, il Capricorno, essendo figlio di Saturno, quindi è amante dei suoi tempi, delle sue dinamiche, ama molto la solitudine, è molto selettivo, sceglie lui, no? È anche in positivo, ha un alto senso del potere e lo esercita, non sempre in maniera ortodossissima, però ragazzi, insomma, il Capricorno magari sono carini, hanno l'ascendente Gemelli, fanno finta di non farcelo capire, ma il Capricorno comanda, quella è la sua vocazione e quella è la sua intenzione. Quando sono proprio ad ottave basse, no? un po' fuori asse, proprio si impongono, no? Possono andare nella prepotenza, quindi loro si sentono un'istituzione. Se arriva un'altra forza cardinale che li sfida,
che li provoca con delle dinamiche, con un elemento, il fuoco, che non è la Terra, con un Marte che non è Saturno, quindi con l'impulsività, con degli scoppi, anche con delle cose rumorose, poco eleganti, come magari delle baruffe, delle polemiche. Il Capricorno può andare in tilt, insomma, mal sopporta tutte queste provocazioni, e dal 24 marzo c'è anche Marte opposto, quindi l'emotività, si sono sentiti aggrediti, non si sono sentiti capiti, si sono complicate delle relazioni interpersonali, che siano lavorative, che siano con i soci, che siano con gli amici, che siano con il partner. Qualcuno si è allontanato, poi insomma ci sono tutta una serie di declinazioni nei termini dell'allontanamento. C'è chi non ti parla per un po', i rapporti si raffreddano, però poi si sistemano, c'è chi proprio sbatte la porta e se ne va, perché poi dipende dal grado di crash test, dal grado di saturazione, no? A cui era arrivata una determinata situazione, ok? Quindi poi Giove ci mette la ciliegina su e Marte, insomma, complica un po' le cose. Quindi ci sono stati sicuramente dei momenti di tensione, ma siamo nella stagione del Toro. Dal 20 aprile tutto è iniziato in qualche modo, nel grande caos che girava, a trovare una quadra, proprio si è percepita l'energia che diventava distensiva, in qualche modo costruttiva. Ci sono 4 pianeti in Toro in questo momento, quindi con Mercurio retrogrado, e quindi so che vi sono arrivate quelle risposte che stavate aspettando, quelle questioni burocratiche che si stanno risolvendo, quelle lettere che non arrivavano a tardare, che questo Mercurio retrogrado ha fatto arrivare, e in molti casi gli esiti sono positivi. Anche chi aveva minacciato di andarsene, chi aveva fatto casino perché le cose non gli stavano bene, adesso in qualche modo si è ammansito e si stanno sistemando le cose di ordine pratico. Ora, 4 pianeti in Toro, le notizie positive, i chiarimenti, le sistemazioni, insomma, le cose che vanno a posto proprio nell'ordine pratico e anche dal punto di vista della salute, continuano così fino al 15 maggio. Però è chiaro che rispetto a prima deve intervenire un cambiamento. Quindi se i progetti che avevate prima erano in un certo modo, con questo Mercurio retrogrado congiunto ad Urano, progetti di qualsiasi natura, col partner, di convivenza, di lasciarvi, di mollare tutto e di andarvene, di cambiare lavoro, di continuare quel lavoro, di comprare una casa, proprio cose che smuovono la materia, nuovi inizi, proprio c'è implito e insito, il cambiamento. Però c'era un'idea di cambiamento, anche fortemente voluta, in alcuni casi anche fortemente osteggiata. Adesso queste 3 settimane di Mercurio retrogrado, comunque a voi sempre favorevole, prevedono che lasciate andare qualcosa. Marte in Cancro, in ottimo aspetto a questi pianeti in Toro, favorisce questo, cioè dovete scendere a compromessi, che è una cosa che non vi piace, ma se volete salvare capra e cavoli bisogna collaborare, andare incontro anche al malcontento delle altre persone, quindi tendere una mano e non arroccarvi nell'orgoglio che spesso e nell'austerità, no? In quelle 4 parole quando siete contrariati che vi contraddicono e quindi che vi contraddistinguono. Scusate, oggi Mercurio retrogrado a una mercuriale fa scherzetti particolari e sono un po' stanca, quindi bisogna fare un cambiamento. Quindi rispetto al prima, a quelle che erano le intenzioni iniziali, forse audaci, forse troppo dispendiose, forse troppo abbondanti, forse no, troppo in alto, adesso tra il nulla e il tutto bisogna trovare una quadra, un equilibrio e insomma uno scendere a compromessi che accontenti un po' tutti. Ci sono state, sicuramente sono già arrivate e continueranno ad arrivare buone notizie per quanto riguarda le questioni dei figli,
se ci sono state, e anche sentimentali, e se lavorate, se siete dei creativi e lavorate in un gruppo, anche gli equilibri e le tensioni, se ci sono state magari risalenti alla scorsa estate, a luglio e agosto del 2022, adesso finalmente l'universo presenta l'occasione di rimettere a posto i cocci, no? Di rimettere proprio i pezzi che si erano sparpagliati col grande crash test dell'estate 2022, possono finalmente tornare a posto. Quindi il transito sta facendo, mi avete scritto, mi avete dato testimonianza, questione sentimenti. Per chi si è lasciato l'anno scorso, per chi ha avuto, ci sono due estremi della novità, una storia che finisce e una storia che inizia, magari prepotentemente, con grande passione, no? Un esordio. Voi avete avuto vari esordi negli ultimi 12 mesi, contratti di lavoro, partenze e new entry, persone nuove che hanno avuto un grosso impatto nella vostra vita, nuove amicizie, no? Nuovi luoghi, insomma voi avete avuto tante novità. Adesso bisogna capire cosa vale la pena mantenere e cosa magari è già andato via oppure è ancora in essere ma già ha mostrato tutte le falle, e quindi in vista di Giove in Toro, che vi porterà per un anno finalmente quel cambiamento, quella stabilità, quel momento di pace, di abbondanza che voi assolutamente anelate e desiderate, bisogna negli ultimi 10-15 giorni di Giove in Ariete e di Marte in Cancro opposto, bisogna capire che cosa lasciare andare. Quindi situazioni, il compromesso, queste sono situazioni di compromesso, ma questa settimana c'è una luna in Scorpione che vi piace tantissimo, che probabilmente, no, a partire dalle giornate del 6 porterà tutte quelle soluzioni, no? Tutte quelle ulteriori sistemazioni, come se vi arrivasse un tassello, quello che manca per incollare tutti i pezzi, e vi arriva da parte di un'amicizia, di un collega, quindi dagli altri, dal vostro entourage, dal vostro giro di amicizie arriva il suggerimento, il parere, oppure ritornano finalmente delle persone che non vedevate da un po', che vi scaldano tanto il cuore, di cui avete piena fiducia e che vi aiutano a risolvere tutta, no, la serie di questioni, che vi danno quei buoni consigli che vi aiuteranno a rimettere quei piccoli tasselli a posto e ad andare verso una seconda parte del 2023 con Giove in Toro molto generosa. Quindi è assolutamente un buon momento. Ci sono ancora delle cose, ripeto, da definire con Giove in Ariete e Marte in Cancro, quindi se avete avuto una new entry sentimentale e c'era già una situazione preesistente, ragazzi, fra un po' l'energia cambia, quindi in queste 2 settimane cercate di comprendere cosa volete mantenere in essere, cosa per esempio no, le questioni per i figli, lo abbiamo detto, si sistemano, e arriva anche tanta fortuna con Giove in Ariete, quindi fra poco potrete tentare la fortuna e anche osare un po' di più. Però prima lasciate andare magari il superfluo, anche nei comportamenti, anche nei capricci, anche nelle abbuffate, nel volere tutto, ecco. Questo è un momento di grande equilibrio, e se si dovessero ripresentare delle dinamiche che ogni 2 anni magari si ripresentano, di capricci, di reazioni, di cose, questa volta avete Saturno a favore che vi permette di arrivare maturati a questa ennesima sfida, e quindi di interrompere anche da parte vostra delle reazioni che magari prima erano il solito, no? Fatte sempre al solito modo, che portavano sempre a rovinare una situazione. Adesso siete più maturi e riuscite a guardare le cose da un punto di vista superiore.
superiore, più equilibrato, tenendo conto delle emozioni di tutti, senza respingerle né senza farvi sopraffare e a trovare quindi un equilibrio. Quindi i prossimi 3 anni saranno fantastici per voi, cominciano da adesso. Quindi buonissima luna piena, divertitevi, sistemate le vostre cose al meglio e buona settimana, vi aspetto nei commenti. Cari amici dell'Acquario, cari amici con l'ascendente Acquario, benvenuti ad una settimana in cui una strepitosa luna piena nel segno dello Scorpione detta un trend potentissimo di energia nella vostra carriera. Quindi ci sono delle novità, delle svolte, come dire, lavorative. A seconda di come arrivate a questo transito, può trattarsi di come dire, di una conclamazione, di una consacrazione, di un percorso già iniziato da diverso tempo, quindi un successo conclamato, una promozione, l'apertura di una nuova attività, un riconoscimento pubblico, oppure può trattarsi dell'inizio di qualcosa che finalmente volete, quindi di un cambiamento rispetto a prima, che quindi segna, come dire, l'inizio di un percorso e quindi non la sua consacrazione, che avrà degli interessantissimi sviluppi, perché questa luna è trigono a Marte ed è trigono a Saturno, quindi parte con una grandissima forza, come se fosse entrato nella vostra vita qualcuno, un'energia, una nuova energia di amore, di passione che vi spinge a dare il meglio di voi e quindi vi dà la forza di raggiungere i vostri obiettivi o vi dà la forza di cambiare delle situazioni che non potevano più essere. Quindi avete Marte in Cancro a favore e poi insomma la forza di Saturno nel segno dei Pesci, che vi dà anche la capacità, le spalle larghe di sostenere proprio energeticamente una crescita, un upgrade, un lavoro che ovviamente sfoceranno nel tempo in tutta una serie di cambiamenti che poi vi porteranno a realizzare i vostri obiettivi. Ora, che cosa accade? Questa luna ovviamente vi farà vedere i limiti che la situazione familiare pone fra voi e la realizzazione. Quindi limiti logistici, oppure magari avete i bambini piccoli, la casa, e quindi se c'è un corso lontano, se c'è un contratto che magari vi offrono un contratto full time, no? Insomma, c'è tanta energia nel settore carriera, ma ci sono delle responsabilità, delle cose da sistemare di ordine pratico nel settore famiglia e immobili, quindi magari ci sono delle indecisioni perché magari voi volete tornare nella vostra città di origine oppure spostarvi, ma magari non potete perché a casa i genitori vi aspettano. Insomma, ci sono delle questioni di ordine pratico e quindi bisogna trovare un compromesso tra carriera e famiglia. Però è una luna molto fortunata perché c'è il sostegno, cioè c'è la soluzione. Qui non si parla di rinunce, ci sono le condizioni per cui, nonostante delle necessità, delle situazioni, no, che esistono proprio a casa, avete il sostegno e la soluzione per raggiungere anche gli obiettivi. E perché? Perché la luna, che indica proprio la vostra realizzazione, quello che voi desiderate, no? Che vi sta mostrando dove desiderate andare, riceve questo trigono fortissimo di Marte e di Saturno. Quindi se anche foste delle persone che vogliono andare a convivere, che stanno iniziando una storia d'amore e quindi vogliono realizzare se stesse, o se stessi, ovviamente una cosa non esclude l'altra, ma magari ci sono delle cose di ordine pratico, dove andiamo a vivere, chi ci dà i soldi per la casa, come ci sistemiamo, ecco, anche queste cose grazie a Saturno e grazie a Marte trovano una soluzione, quindi non disperate assolutamente.
Quello che Mercurio retrogrado vi chiede e vi suggerisce per trovare la quadra e per risolvere un po' tutte le cose è una sorta di cambiamento che voi dovete apportare o nel modo di impostare le routine familiari, magari di controllare le cose, o proprio nelle idee fisse. Perché? Perché un Mercurio in Toro, quindi retrogrado, quindi è già un Mercurio che non è in esaltazione, no? Non è in trono, è in un pianeta nel quale non si esprime bene. Quando un segno si trova in un pianeta nel quale non si esprime al meglio, tendenzialmente ci sta dicendo che si vivono le ottave basse. Quindi quali possono essere le ottave basse di una mentalità taurina da rivedere? La pigrizia, tipo dire al partner, il partner è a 200 km, no, sei tu che ti devi spostare per l'ennesima volta perché io sto bene qui e non mi sposto, no? Quindi il compromesso, il cambiamento devono partire anche da voi, perché l'oroscopo lo stiamo facendo a voi. Quindi o la pigrizia che l'universo vi chiede di revisionare, o il materialismo, tipo questa è casa mia, non si tocca, non so in quali modi declinare questa cosa, però sicuramente il materialismo, anche il fatto di dire no, io non posso fare spese, non voglio fare spese proprio materiali, no? Non voglio fare un investimento qui perché magari è casa tua, ragazzi, le cose della vita, le cose di ordine pratico, materiale, che possono riguardare le simbologie taurine, quindi dovete fare un cambiamento rispetto anche alla vostra cocciutaggine, perché il Toro è inamovibile, amante delle sue opinioni, può essere egoista perché pur di non scomodare se stesso e quello che gli va bene e non uscire dal proprio orticello, tipo io sto bene qua, ti devi muovere tu, magari pecca di egoismo e logora le storie. Quindi materialismo, egoismo, una visione ristretta delle cose, non empatica, perché il Mercurio in Toro retrogrado può magari tendere a pensare per il proprio bene, quindi gli altri si devono adattare, ecco. Quindi la cocciutaggine, la chiusura mentale, una o più dinamiche di queste, anche il controllo, il possesso, il dire agli altri quello che devono fare ed elevarsi. Il Toro sa essere arrogante, un Mercurio in Toro pensa di controllare tutto e quindi di sapere tutto e rischia di essere arrogante. L'universo dice che se volete realizzare sia l'amore che il lavoro e vivere nell'armonia e trovare un equilibrio, dovete modificare una o più di queste simbologie che ostacolano il raggiungimento della serenità. Quello che riuscite a sgrossare, no, di queste pesantezze, di questi aspetti molto densi della vita umana, vi snellirà proprio l'energia, la frequenza, vi permetterà di creare dei presupposti, un terreno arato. Quando c'è Mercurio retrogrado, soprattutto in segni di terra, noi stiamo arando il terreno della nostra vita per poter seminare qualcosa che, ragazzi, Giove in Toro e dietro l'angolo farà sbocciare come un fiume in piena di abbondanza, perché è un Giove molto abbondante, no? Non è sicuramente un Giove parco di novità e di risorse, però deve trovare i presupposti che sono quelli magari di amore, di pace, di un lavoro comunque fatto, perché il Toro è molto legato al lavoro, e se ci sono le ottave basse magari c'è la pigrizia, e invece no. E invece con Urano congiunto a Mercurio retrogrado, probabilmente dove c'è un lavoro che dobbiamo fare se vogliamo ottenere dei risultati, quel lavoro lo dobbiamo fare anche noi, perché magari ad ottave basse il Mercurio in Toro dice tu dici agli altri quello che devono fare, tu fai questo, devi fare questo, e lui sta bene, no? Lui è intoccabile. Il Toro queste cose, ahimè, le fa. Quindi chi dice che non è vero mente. Quindi bisogna mettersi in discussione, mettere in discussione le proprie convinzioni e certezze illusorie, vedere dove le cose non funzionano, cercare di analizzarle,
cambiare in primis, e ci saranno veramente col sopraggiungere della luna, vedrete che le vostre emozioni andranno molto molto in alto e vi faranno vedere insomma tutte queste densità, queste bassezze, questo bisogno di controllo, di dire agli altri quello che devono fare, di fare troppo i conti e magari di non tener conto delle emozioni o insomma viceversa, e vedrete che se avrete fatto insomma quello che dovete fare, se avete processato voi stessi liberandovi da queste zavorre, vedrete che andrete veramente tanto lontano e il vostro proprio quotidiano, la vostra vita, il vostro lavoro avranno uno scatto aggiuntivo, insomma. Quindi c'è un momento di grande consapevolezza, lasciate andare quello che non funziona, lasciate andare chi non vuole stare al passo, lasciate andare le cose che richiedono troppa energia per essere portate nel futuro, perché vuol dire che non hanno più energia ed è inutile spingere. Questo è importante, c'è bisogno di cambiare non solo schemi, non solo dinamiche, ma anche di lasciare andare qualcosa o qualcuno che ostacola il vostro percorso. Quindi buon lavoro, tenete un diario, perché con Mercurio retrogrado è sempre interessante fare il punto della situazione delle cose che si presentano. Il lavoro di rielaborazione non è concluso, ci vogliono ancora 15 giorni, però insomma questo è un Mercurio che ci consente un certo gioco. Quindi io vi aspetto nei commenti e vi auguro una bellissima luna piena in Scorpione. Cari amici dei pesci e cari amici con l'ascendente pesci, benvenuti ad una settimana in cui il cielo si sistema ulteriormente per venirvi incontro, per offrirvi un'energia di cambiamento, di soddisfazione, di miglioramento e di benessere. E insomma, benvenuti a una settimana in cui una bellissima e quanto potente luna piena in Scorpione, nel regno di Marte e di Plutone, che quindi chiede cambiamento e trasformazione, cioè che vi porta però tanta energia positiva, perché è un'amica. I pianeti nel segno dello Scorpione sono dei grandi amici del segno dei pesci, quindi benvenuti ad una settimana in cui potete iniziare ad ascoltare le intuizioni, no? Che vi arrivano anche da lontano, quindi non da dove vi trovate, ma oltre il campo della sicurezza, e che vi possono suggerire la strada per creare un nuovo orizzonte. Quindi per tutti quei pesci, quegli amici dei pesci, dell'ascendente pesci, che magari non sono soddisfatti delle proprie situazioni e del proprio trend, perché così mi dite, nonostante un cielo che è favorevole, ma chiede maturità e responsabilità, no? E anche insomma prese di coscienza, perché c'è Saturno e non ce ne possiamo dimenticare. Ecco, se volete migliorare, cercate di trovare le soluzioni e le risposte, diciamo, delle possibili nuove soluzioni, no? Alle problematiche della vostra vita lontano. Quindi non uscendo dal seminato apposta, appunto, e quindi non nelle solite cose, ok? C'è necessità di trasformazione. Io vi ricordo che questa luna è trigono anche al Saturno stesso, quindi anche la comprensione delle dinamiche che state vivendo da un po' di tempo in qua possono essere agevolate. Cioè, se una persona non cambia punto di vista, le cose vanno più o meno sempre allo stesso modo, e spero che su questo siamo tutti d'accordo. Ora, questo Mercurio retrogrado congiunto ad Urano e anche la luna piena, insomma, che poi è opposta, devono scardinare, sono qui con questa energia di impatto per scardinare le consuetudini, i modi di fare, le manie di controllo che il pesce ha assolutamente, no? Le manie di controllo, di possesso, anche di cocciutaggine, no? Anche di chiusura alle soluzioni che magari vi arrivano dall'esterno, e scardinare le dinamiche che reiterate sempre, perché se non arriva il cambiamento non arriva
il miglioramento, partendo da una certezza che non si può tenere tutto sotto controllo e fare un cambiamento, non si può mantenere lo status quo e fare il cambiamento, quindi per salire di un gradino bisogna perdere l'equilibrio e il cielo lo dice per tutti, quindi fare cambiamenti. Mercurio retrogrado in Toro congiunto ad Urano, uscire dal recinto che vi siete creati, dalle convinzioni limitanti, dai soliti modi di fare, dai soliti punti di riferimento, da quello che vi è comodo, perché magari vi tenete caro qualcosa che è comodo, che è entrato nella vostra routine, ma che non è utile per migliorare, ok? Quindi mollare le zavorre per i pesci è fondamentale. Lo è per tutti, questo Mercurio retrogrado non fa sconti a nessuno e chiede che il miglioramento passi proprio dalla liberazione delle certezze illusorie, delle vecchie dinamiche imbolsite, pesanti, legate ad abitudini più di comodo, più di ego che di miglioramento, ma per i pesci quello che per gli altri è suggerito, per i pesci che hanno Saturno per 3 anni sul Sole, sull'ascendente, sulla Luna, è una necessità. Parola d'ordine: selezionare l'entourage. Se non lo farete voi, tutti i rami secchi in questi 3 anni verranno potati da Saturno. Se non lo fate voi con le vostre modalità e con i vostri tempi, lo farà la vita, questo è inevitabile. Quindi selezionare e ovviamente selezionare anche i propri comportamenti che non vanno, che finora non hanno funzionato, e lavorare molto sulla coerenza, quindi su quello che fare, quello che si dice, no? E se si chiede presenza agli altri, bisogna dare presenza, perché non si può chiedere presenza e poi non darla. Questa è una cosa che io riscontro in chi ha pianeti nel segno dei pesci, che, passatemi il termine, è un aiuto che le stelle vi danno, perché altrimenti in tempi di Saturno, insomma, l'aiutino, la verità, fanno sempre bene, perché altrimenti no, poi ci mettiamo gli sgambetti da soli. Volere la botte piena e la moglie ubriaca non è, quindi tenere tutto sotto mano e poi nel frattempo fare come se queste cose non ci fossero, non è cosa da fare nei tempi di Saturno, perché Saturno restringe, vi toglie tutto quello che non potete mantenere, vi lascia solo quello che è vostro, quello che vibra con voi, quindi alleggerire le frequenze è la cosa migliore quando il cielo è buono come questo e quando nonostante ci sia una luna piena opposta a uno stellium in Toro. E quando avete la fortuna di avere il sole, cioè il vostro valore in pesci, che sia sole, che sia ascendente, che sia luna, che sia qualsiasi altro valore personale, che si mette in mezzo a questa diatriba e, come si dice, fa il punto di talete, fra i 2 litiganti il terzo gode. Quindi di tutta questa grande energia che si dipana nell'universo, voi potete essere recettori, proprio stare lì a braccia aperte, però quindi prendervi tutto il meglio e fare un cambiamento, però l'universo chiede di rivedere comportamenti, priorità, egoismi, tutte le ottave basse di quello che è il segno del Toro. Quindi ragazzi, ve l'ho detto, possesso, controllo, egoismo, pigrizia, materialismo, tipo non amo più questa persona ma resto qui perché ha una bella casa, è di comodo e io mi è comoda, sto bene qui, io da qui non me ne vado, sono stata qui tanto tempo, non me ne vado, però nel frattempo insomma voglio vivere la mia vita. Ecco, questa, la botte piena, la moglie ubriaca che al segno dei pesci a volte viene, fa pesci, luna in pesci, tanta roba, ascendente pesci, viene voglia di fare, no? Tu stai lì e poi gestiscono tutto. Viene facile, uno perché sono esaltazione di Venere, quindi i piaceri, la vanità sono veramente esaltati e con Saturno bisogna controllarli perché altrimenti poi li limita lui. La vanità,
il bisogno di piaceri, quindi molteplici, può essere un po' incontentabili, avere tantissime personalità, quindi magari una sta bene lì, una sta bene lì. Insomma, di questi tempi bisogna essere onesti con se stessi. E quando si ha la fortuna, ripeto, di avere dei transiti così carini, di avere Giove che ammortizza Saturno, adesso entrerà Giove, non è ancora arrivato, adesso avete Marte a favore, dal 15 maggio arriverà anche Giove che è la fortuna e che è un grande espansore di quello che trova, se si ha l'accortezza di usare un transito come Mercurio retrogrado e una luna piena che dà quella forza proprio detonante di mollare, no? Perché è proprio opposta a tutti questi pianeti in Toro. Quindi da un lato c'è il gioco forza di voi che cercate di tenervi il passato, di tenervi i modi di fare, di tenervi le comodità che avete acquisito, no? E dall'altro c'è l'universo che vi dice liberati. Vivi la vita con passione, con autenticità e rinuncia all'avidità, alle comodità, tutte queste ottave basse, laddove c'è questo, laddove voi siete in mezzo, beneficiari di tutta questa energia, non fare lo sforzo di mettersi in discussione e di seguire una rigorosa, di quella che sarà una rigorosa scalata al successo, a patto che appunto lasciamo le altre le zavorre, sarebbe un grandissimo peccato. Avete Marte, quindi l'amore, le emozioni, c'è tanto materiale emotivo intorno a voi che vi arriva, che dovete far entrare, c'è tanto movimento, ci sono tante coccole, avete chi vi vuole bene, chi vi fa sentire a casa, anche se siete partiti per un viaggio e siete lontani, quindi le energie, se vi sono mancate le energie, se fino a un mese fa non sapevate a chi dare i resti, c'è tanta energia al vostro cospetto. Quando Marte finirà di accompagnarvi in questa primavera, arriverà Giove a favore, quindi stiamo parlando delle prossime 2 settimane. Questa luna vi fa sentire il potere delle emozioni, tanto potere, tanta energia, tanta passione per qualcosa che potrete vivere e inseguire se vi liberate di tutte queste zavorre taurine pesanti e un po' miopi, lasciatemelo dire, che a volte, insomma, tutti ci teniamo attaccati. Quindi è un momento di grandissima trasformazione a patto che ci trasformiamo noi per primi. Quindi mi raccomando, selezione, rigore e messa in discussione. Spero di esservi stata utile con questa lettura. È molto difficile accontentarvi, siete uno, nessuno e 100.000, però la realtà è una. Fatemi sapere nei commenti come vanno le cose, un grandissimo bacio, vi auguro di prendere il meglio da questi transiti perché sono veramente generosi con voi, ma chiedono responsabilità e rigore. Vi auguro una fantastica settimana, l'auguro a tutti, siamo arrivati alla fine del video, grazie per essere stati con me anche questa volta, godetevi questi bellissimi transiti, questa bellissima primavera che sembra essere arrivata, un bacione a tutti e vi aspetto nei commenti. Ci vediamo al prossimo video.